Buonasera. Ha preso un colpo anche a me con le percussioni, quindi... Ok. Spero che l'audio vada bene. Mi sembrava un po' alto. Beh, quello 60 preciso non si riesce. No. O 59 o 61. Beh, facciamo 61. Ok. Riprendo The Forgotten City dall'ultima volta che mi aveva molto incuriosito. Perché era finito il loop e ho scoperto che c'è un countdown per avere successo nell'indagine, per scoprire chi è che sta per rompere la Golden Rule. Di conseguenza, oggi vorrei finire un attimo quello che stavo facendo, quindi quell'area lì la vorrei almeno finire di esplorare, le ultime casupole e quelle persone che stavano lì, almeno parlarci, e poi andare dritti verso degli obiettivi specifici. Cioè, se ho in mente di trovare che fine ha fatto, mi pare si chiamasse Sentilla, la figlia adottiva più piccina di Sentius, beh, andiamo a fare quella cosa lì. E invece se facciamo Malleolus, facciamo Malleolus. Vabbè, adesso vediamo. 20-30 ore, no. Scusate. Non penso 20-30 ore. I caricamenti sono lunghini. I meme? In teoria lo finisci in 5. Io ho letto che in How Long to Beat c'è scritto completista 10 ore. Mi piace il titolo. Ok, allora. Si è caricato tutto? Ci sono delle texture che si stanno ancora... Ok, il mondo appare e si definisce. Ecco qui, siamo ritornati. Adesso, sono molto curioso di provare sta zipline, sinceramente. Però la provo dopo, dai. Anche perché non so come si faccia, effettivamente. Mi sa che non si parte da qui. Come detto, andiamo a finire di esplorare qua, perché mancavano due cose. Quello che portava ad un fumetto erotico giapponese. Non me lo ricordo neanche di titolo. Non mi ricordo neanche quale titolo. Dall'alto verso il basso. Va bene. The 49 melodies fetch again with incessant labor the water they have lost. Qui c'è il nostro Mantovano che c'ha l'arena di Verona. Di qua. Quindi l'avrà vista e l'avrà riprodotta. Allora, qui l'avevo già visto. Questo era di Livia e non c'è niente dentro di interessante. Ah, qua stavo commentando il fatto che avessero utilizzato la statua come porta anfora. Ecco, questa stanza mi mancava. Mi sono interrotto proprio prima di... Lucrezia c'è qui. Vediamo. Ok, lei sembra un erborista. Ha spezie e robe per trattarli. Quindi a quanto pare è un erborista, ma non ha niente di interessante. Forse c'è un sacco qui sotto, ma niente di che. Va bene. Lì vedo ci sono altre strade. Qui c'è una piccola casipola. Una bambola.
Sembra sia stata molto amata. E infatti è stata molto amata, è un po'... Ci sono un po' di incrostazioni, un po' umidiccia, per quello lo dice. È molto amata. Pure troppo. Chissà che cosa ci avranno fatto. C'è anche un letto. Ok. Che puzza di qualcosa. Qualcuno che vive in questa baracca. Questa è la zona della città in rovina. Comunque, qui. Cerberus lifts his dribble head Allora, and lets out l'altra his volta stavano. threefold braying. Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, imitating their previous lives, but they are ignorant. Io mi sto chiedendo quali sono i suoi clienti in questa città in cui non arriva praticamente nessuno. C'è un'economia autosufficiente perché non penso che abbia dei viaggiatori che arrivano a frotte. L'unica via di uscita è... E poi si interrompe. Allora, qui l'altra volta c'erano Orazio e quell'altro Galerius. I love your clothes. So Mi ricordo. exotic. Ok. A quanto pare le piacciono i miei vestiti. You stay away from my money. Non ti preoccupare, Aurelia. Sto soltanto facendo i controlli di routine. Ah, quindi su Every. Vabbè. Ci sono degli insetti affogati sulla superficie. Va bene, va bene. Questa invece sembra essere un'abitazione un po' più ricca. No, è bloccata. Siamo sicuri che ci tenga solo i soldi? Perché è bloccata e non posso vedere cosa c'è dentro. Potrebbe essere che ci tiene dentro qualcos'altro. Cosa fare? Ma sì. The many shall suffer for the sins of the one. Sturgis! Diario. Praticamente Aurelia vuole imbrogliare Giulia e Ulpius e spera che Malleolus vinca le elezioni. Paes. Quindi lei imbroglia le persone facendogli credere che ci sia una via d'uscita, prende dei soldi. Però questa cosa che ho scoperto è molto interessante. E ho scoperto anche un'altra cosa ulteriore, che vale anche per me. Quindi mentire non provoca casini, a quanto pare. Rubare sì. Rubare sì. Però da quella pergamena ho scoperto una cosa importante.
Ok, quindi sappiamo che la nostra... come si chiamava? Aurelia? Se rubo succede il casino. Salve, friend. No idea what you're talking about. Oh, wait. Are you Sì, a è bit, praticamente se you know, rompi la regola d'oro, not se la right in the infrangi, head? That's arrivano all right, dei friend. soldati Everyone's dorati che welcome lanciano here. frecce contro le persone e le trasformano in statue dorate. We sort of lose track of the date Quindi down here, but l'obiettivo it è feels cercare like di the beginning of fare le spring to me, so indagini I'd senza say rompere la regola. early March? It's 817 AUC. Sorry, Non you look muori, confused. ma vai nella zona 817 iniziale e years ricominci il since loop. the founding of Non Rome. so se che succede se muori. Which part of the empire are you from exactly? CE? No idea what you're talking about. But listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more Ok, ho ways than scoperto one. anche la data, il So 65. let me make this Della nice Naevia. and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. All right, friend, suit yourself. Just don't do anything too reckless till you've spoken with Magistrate Sentius in his villa down there. See you around. Sì, infatti, stavolta secondo me ne è valsa la pena. Perché mi aveva ammonito a non rubare i miei soldi e ho intuito che qualcosa stava per succedere. Quindi adesso forse posso Fortune smile dialogare on you, brother. con lei facendo leva proprio su quelle informazioni che ho ricavato. E a questo punto immagino che la povera Sentilla sia caduta vittima di Aurelia. Ah, you're here. I'm so glad you decided to visit. I'm Aurelia, and I hope I'm not being too forward, but the moment I laid eyes on you, I was intrigued. There's a light in your eyes I've never seen before, a certain learning and sophistication. Guarda come mi sta allisciando il pelo. Questa è una professionista dell'imbroglio. Non ci casco però. Però questa forse è un po' troppo diretta. Che ho scoperto i suoi segreti. Potrei stare al gioco, ricambiando i complimenti e facendole intendere che io sono stato irretito, quando in realtà non lo sono affatto. Proviamoci. Coming on a bit strong, don't you think? I take back what I said. Suddenly, I don't find you so intriguing anymore. No, è il Let's dialogo. just forget that ever happened, so we can at least do business. Ho esagerato So, un po', forse. What brings you to my tavern? Forse dovevo provare ad accusarla. Però va bene. Let it go. Nothing's going to happen between us. Non vuole parlare. You know, normally, I'd expect you to buy me a drink before asking if I want to get out of here. Straight to business, huh? I can work with that. As a matter of fact, I do know a way Senza out. scambio. I'm happy to tell you all about it, but this is valuable information we're talking about, and I don't just give it out like some cheap oracle. So, how badly do you want it? Is it worth, say, 1,000 1000? denarii to you? Sei una pazza. Proviamo a chiedere prima delle informazioni e poi la smaschero, perché non ha molto senso fare il suo gioco. Proviamo a chiederle se conosci la via per uscire, perché non l'hai usata. Mi dirà, mi potrebbe dire perché sto bene qui, perché faccio affari. Simple. It's a one-way trip, and I'm not ready to go just yet. I like my life here.
One day, maybe, but not now. Quindi è una via che non ha ritorno, li butta in un pozzo senza fondo e rimangono lì morti. Sì, una via di uscita ce l'ho. Ti uccido, ti faccio morire. Questa frase mi sembra un po' superflua. Potrei chiederle dimmi di più, ma suppongo non mi dirà molto di più. Well, I can't tell you too much, or you'd figure it out for yourself. But I promise you, you'll never have to spend another hour in this city ever again. Vabbè, dico questa scelta di dialogo soltanto per capire come un po' la pensa lei, per avere un quadro sulla sua personalità, però non penso sia molto fertile come scelta. I think of it this way. I have something of value, and I'm willing to share it for a price. That's not unethical. That's just good business. Now, do you want it or not? Smascheriamola. Ha! It's hardly my fault if people misunderstand the terms of a deal. I mean, it does say, let the buyer beware, right outside my tavern. I just try not to think about it. Drink helps with that. As the saying goes, to drink is human, so we drink. Ok. Certainly, for 10 denarii. How embarrassing for you. Questa vuole soldi All right. per ogni cosa. See ya. Ma non mi sembra il caso. Non mi sembra proprio il caso. You stay away from my money. Tranquilla, non ti tocco i soldi. Anche perché facendolo Cerberus lifts his scatenerei triple head l'apocalisse. and Però lets out mi his sembra che questa threefold sia la strada braying. più... Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, una imitating their dice previous tower. lives, but they are ignorant. This again. Per evitare i bari. Alone, aren't you? Beni vidi vici. Poi, tra l'altro. Potevano metterci il dado e tratto, che ne so. Ale agli act test. Forse era un po' meglio, però va bene. Ok. Ha 21 denari. Quindi questo Domitius è un gladiatore che gioca anche d'azzardo, abbiamo capito. Ok. Ma queste scritte sono abbastanza realistiche comunque, se ne vedono, tipo a Pompei ne hanno scoperte alcune diffamatorie. E va bene. Quindi ha avuto un'orgia con 4 ragazze e le ha deluse tutte e 4. Molto bene, mi fa piacere saperlo. Qui? Sembra un po' Pompei per come è questa zona, perché ci sono queste statue che sono d'oro, ma a Pompei ci sono delle statue, tra virgolette, comunque dei calchi. Sono stati trovati di persone poi sommerse da cenere e capilli. Ah. Questa è roba che hanno lasciato qui. Me la prendo, sono comunque 154 denari. Una bottiglia di vino e delle frecce. E dove arrivo? Arrivo in questa sezione dove c'è un laghetto. Lì sono delle farfalle. Questa mi pare una zona abbastanza grossa che poi devo esplorare con calma. Quindi per adesso torno indietro. Vediamo che altro c'è di qua. Si sale su, si va da quest'altro lato.
bottiglie di vino e denari. Ne sto accumulando un po', ne ho quasi 300, o forse anche di più. Quindi se riesco a recuperarne 1000 senza rubarli, perché è imperativo che lo faccia, potrei anche provare a vedere cosa succede, accettando Aurelia, la proposta di Aurelia. Qui c'è una nota da Livia. Sì, come dice il riassunto, molto criptico. Sembrano le frasi che ripete Livia. Parla di Tantalo, Sisifo, le Belidi. Non si riesce a ricavare molto da questo testo. Però sappiamo una cosa, che probabilmente lei gira da queste parti, ha una casa in quel distretto vicino alla taverna, ma va in giro in queste casupole e conosce un po' del passato. Potrebbe anche essere addirittura, ma questa è pura speculazione, potrebbe essere addirittura una sopravvissuta a una precedente apocalisse, che è impazzita dopo aver visto quello che è successo, e nessuno, insomma, la capisce anche per quello. Potrebbe essere. Una cosa però non mi piace tanto di questo gioco, che dà delle informazioni come questa, cioè nota da Livia, che non dovrebbe dare, per quanto mi riguarda. Cioè, mi dovrebbe far capire da me, oppure, che ne so, quando la leggo c'è un insight del protagonista, le parole sembrano di Livia, una cosa del genere, perché io probabilmente l'avrei capito leggendola. Non mi piace che sia connotata come messaggio di Livia prima di leggerlo. Non c'è la sua firma, non mi sembra. No. Sarebbe stato forse un po' più interessante. Capisco perché l'abbiano fatto così, comunque, per facilitare un attimo l'indagine. Va bene. Ah, dici, potrebbe essere che non si vede. Potrebbe essere. Qui c'era gente che stava combattendo addirittura. Piange dove scorre l'acqua. Mi sta dando degli indizi. E qui? Ah. Potrebbero essere scalabili se solo sopportassero il mio peso. Quindi, queste farfalle mi indicano una possibile interazione. Dunque, quindi ci saranno degli oggetti che posso usare per salire. Interessante. Interessante, ma non ce li ho. Avevo delle frecce che magari siano... L'inventario... Ecco, infatti, ho 267 denari. La torcia. Oh, magari posso creare qualche con le frecce, ma non mi sembra strano. Bottiglia di vino. Attenzione però, perché io la chiave ce l'ho ancora. Sta cosa è interessante perché non essendo morto, essendo tornato indietro nel tempo, ho creato una sorta di paradosso. Cioè, la chiave non è più in questa dimensione. Oppure si è sdoppiata. Ma comunque adesso potrei aprire il baule di Aurelia senza rubare, in teoria, perché io la chiave già ce l'ho. C'era sul tavolo, adesso guardo. Quindi potrebbe essersi sdoppiato l'oggetto, sì.
Questi cunicoli sembra vadano esplorati molto in profondità, perché nascondono una storia antica. Wooden carving. Ne avevamo trovato un altro nella casa di uno straniero, mi pare fosse egiziano. Aveva... o era un altro. Aveva scritto anche una lettera contro un peccatore, se non sbaglio. Quindi potrebbe voler dire che qui ci sia un... The many shall suffer. Posso ricaricare. For the sins of the one. Ho sbagliato, non volevo rubarlo. Volevo ispezionarlo e me l'ha preso. Cosa? Ah, sta arrivando Sentius. L'ho preceduto. Sentius, muoviti! Sbrigati, Sentius! Sbrigati, Dio! Sbrigati! Vabbè, comunque non avevo fatto granché. Ora ho anche il pane. Ah, ma la vita... La vita mi rimane tolta? Ah, si recupera piano piano. Allora, adesso nell'inventario c'ho anche il pane. Potrebbe essermi utile. Non lo so. Potrebbe essermi utile. Comunque stavo dicendo che quella zona sembra una zona in cui si radunano dei cristiani, perché il pesce è... Ho ucciso tutti. Ah, è vero, perché i denari posso arrivare a 1000 effettivamente. Ma in realtà posso andare in quei forzieri e teoricamente ritrovarli? Sì, è una buona strategia rubare perché a questo punto io non pensavo che gli oggetti mi rimanessero. Però, sapendo questo, posso effettivamente rubare 1000 denari in una botta e poi provarci. È una buona idea. Comunque, prima voglio esplorare quella zona. Quella zona, secondo me, è un raduno di cristiani, perché c'è il pesce, che è un simbolo del cristianesimo, insomma, uno dei simboli ricorrenti. E poi c'è il pane, quindi spezzano il pane. Quindi quelli lì saranno dei cristiani. Saperlo cosa cambia? Beh, potrei ricattarli, per dire, per farmi dare delle informazioni. Sì, potrebbe essere un nascondiglio segreto. Sì, sono ancora... Salve, friend. Siamo nel Mind telling me 65, who quindi sono you ancora... Ah, it's you again. Hope you're settling in, friend. Now, what's on your mind? Però con lui non ho mai parlato. Proviamo a avere delle informazioni su di lui, perché effettivamente è la prima persona che incontriamo, ma non ho mai chiesto altro. Vediamo che storia ha. It's a long one and kind of sad, but I don't mind telling it. Tempo, dai. I'm a farmer, always happy. I grew up in a small village in Britannia, Camulodunum, with my parents and 2 little sisters. Lovely part of the world. One day, when I was about 20, my father and I were in the top paddock, loading our cart, when some Roman legionaries came along, demanding produce for their men. My father told me to run into the house for his axe, and so I did. Sprinted so fast I almost threw up, but by the time I got back, he was bleeding out on the ground, and our cart was empty. That was my first encounter with the legions. My mother died of a broken heart soon after, and things went downhill from there. I took over the farmstead, but I was young. It was a struggle. More raiding started before too long. We'd come outside in the morning to find animals missing, our stores pillaged. These Legion thugs just took whatever they wanted. One night, when my sisters and I had nothing left to steal,
there was a knock at the door. I knew who they were and what they wanted. I got my father's old axe, pulled the door open real quick, and before that soldier knew it, split his face right down the middle. But there were more of them. I never saw how many, because the next thing I knew, I was waking up with a mouth full of dirt and lungs full of smoke. My home was reduced to ash. My sisters, dead. And they left me alive to see what they'd done. It still burns whenever I think about it. Quindi lui era un britanno, praticamente, viveva in Britannia e non ha avuto un buon rapporto con i romani. Quindi lui è qui e probabilmente vuole anche un po' di vendetta, perché è circondato da non tutti i cittadini romani, ovviamente, perché alcuni sono degli stranieri che vengono da altri territori. Però non si deve trovare proprio bene, circondato dai carnefici della sua famiglia. Yeah, well, I wasn't the only one this happened to. It wasn't long before Boudica led thousands of Britons in a rebellion against the Romans. Unfortunately, there were just too many of them. And those of us who survived, they enslaved. So, then I found myself Quindi lui being è transported stato uno schiavo, all the way forse è to ancora Rome uno schiavo. to be sold to the highest bidder. I spent a few years working for my new master, learning the Romans' Ah, è un ways. liberto, forse. Romanized my name and everything. Tried to escape a couple of times, but they always found me, and I'd just end up right back where I was. I'd probably still be there too, if it wasn't for the stampedes breaking out. You see, about 7 months ago, an enormous fire broke out in Rome. Everybody was running down toward the river, screaming and shouting. Never seen anything like it. Human beings. Sì, potrebbe essere un acting like limbo. cattle. I got swept up with them purgatorio. somehow, and the rest. Secondo me c'è was a blur. qualcos'altro dietro. Next Però. thing I knew, some stranger was dragging me out of a river. Stumbled across this place and started my life over again. That's what I thought too, for a while. But it seems the gods aren't done tormenting me yet. See, I finally had my own farm again, safe from the grasping hands of the Romans. Or so I thought. Until Sentius the Decurion demanded I hand over all my produce. It's for the good of us all, he says. Only he takes the best bits for himself, of course. He even told me if I refuse his demands, I'll break the golden rule. I'm not sure I believe him, but then, what if he's right? So, it turns out our dear old magistrate is no better than the Legion thugs who took everything from me. I'm right back where I began. Utilizzano la Don't you leva della worry. regola d'oro. Nemesis is Per waiting. costringerlo He'll a... get his, one day. He'll get his. Forget I said that last part, will you? I get carried away sometimes. Thanks, friend. I knew I liked you. Non capisco Anyway, quale... that's enough of me rambling. Was there something else you wanted to talk about? Ok, lui potrebbe essere uno degli indiziati, perché effettivamente ha un po' di risentimenti nei confronti dei romani, anche nei confronti di Sentius, che si è dimostrato al pari degli altri legionari un pezzo di merda nei suoi confronti. Però non lo so, non mi sembra una persona che punta a rompere la regola d'oro. Sì, di certo potrebbe farlo e avrebbe tutti i motivi, però in qualche modo non lo vedo come così pericoloso. Potrebbe essere un inganno. Vediamo se conosce una As via much as I'd fuori da love to qui. get out of here, the harvest's always more fruitful in another man's field, isn't it? But Scintilla, Sentius's daughter, went missing a few weeks back. Could be she found a way out. If anyone knows for sure, it'll be her sister, Sentia. But she'd never tell the likes of me. Oh, I don't give it much thought these days. I mean, everybody here's got their own view about what we need to do to survive. But I say, let's spend less time arguing about what it means to be good and just get on with it, you know? Molto pragmatico anche lui. Vediamo cosa ne pensa delle I elezioni. can't see how I could vote for either candidate. I don't like Sentius much, but Malleolus is almost as bad. Even I could do a better job. Me, a farmer. And I've never given a speech or put on a toga in my life.
I've bounced the idea around once or twice, mainly as a way of getting Dooley set free. God knows Sentius is never going to do it. But from what I hear, Malleolus has the election stitched up. È strana. Nobody's going to take him on and win. And maybe that's not such a bad thing. I mean, he talks a lot about freedom, so I'm hoping if he's elected, he'll release Dooley from his cell. That's good enough for me. Posso dire questo? Se vince Malleolus romperà la regola d'oro. Chi è Dooley? Perché è in una cella? Because Sentius put him there. Poor Dooley was just wandering around looking for some imaginary treasure. Now a magistrate accused him of being Devo a thief. parlarci con questo Dooley. It's nonsense, of course. Dooley's the most harmless man you'll ever meet. But Sentius really has it in for him, for some reason. Gladly. All right. See you around. Per ora chiudiamola qui. Quindi ho anche Dooley da... Domitius è il gladiatore. Ok. Quindi se Malleolus vince, lui condannerà Sentius a morte per tradimento. Quindi è per questo praticamente che il loop si ripete, perché Malleolus davvero rompe la regola d'oro. Poi c'è Rufius, che ha scritto quelle note di ammonimento, di minaccia nei confronti di Virgil, che potrebbe essere un altro indiziato. Insomma, abbiamo un sacco di piste. Continuiamo sulla strada per Sentilla. Intanto ritorno lì e prendo l'oro a questo punto, che mi può dare una mano. Cerberus lifts his triple head. E a questo punto mi rubo anche la lettera di... Livia, would you stop muttering like Medea over a cauldron? You'll scare away my customers. They follow their trades, imitating their previous lives, but they are ignorant. Ah no, è Still. This Non posso. again. You're in a world of your own, aren't you? È Still item. No. Non li faccio morire per ora. Ma no, li faccio morire perché voglio salvarli. È tutto uno strumento per salvarli questo, Allora, mi pare che qui ce ne fosse uno. Yes, sì. Va bene. Qui ce n'era un altro. E poi, quindi adesso potrei anche sentire il gossip, perché 10 denari ce l'ho. Quindi poi lo vado ad ascoltare. È abbastanza indolore. Qua è dove avevo trovato il pane che poi ho rubato per sbaglio. Ma qui mi serve una chiave. Sono quasi certo che c'è un raduno clandestino di cristiani. E uno di loro è quel tizio che aveva un'icona simile. E per sbaglio per davvero questa volta. Mi dispiace deluderti, ma è così. L'avrei fatto apposta, E l'avrei anche detto se l'avessi fatto apposta. Non è che me ne vergogno, ma è stato un errore. Oh, qui c'è anche un'altra zipline. E madonna. Qua? Ma è impossibile che... Questa cosa è un po' strana però, cioè, in questa città ci sta una roba del genere. Un tizio legato a una ruota di carro
E la gente è tranquilla. Non si fa delle domande. C'è un cazzo di tipo legato a una ruota di un carro. E l'hanno lasciato così, tranquillamente. Sembra un po' innaturale come suppellettile. Però va bene. E qui mi riconnetto. Ah, qui c'è proprio un... Sì, la zipline, lo so. Lo so. Lo so che la posso usare, un attimo, lo faccio dopo. C'è un teatro qui, fammi vedere. C'è un mondo da scoprire. E qui? Sentilla? Ulpius Love Sentilla. Ulpius Killed Sentilla. Davanti al fuoco, esatto. Qui c'era gente che dormiva a teatro. Quindi nel bel mezzo di una rappresentazione teatrale. Tra l'altro un teatro molto bello, molto ricco. Secondo me qui c'è una commistione di cose. Una parte di persone che sono effettivamente morte in questa posizione e queste qui che proprio per sadismo le hanno messe come statue ornamentali. Per dire, le abbiamo trovate e le mettiamo qua perché sono belle. Ma ve la meritate la morte se siete così, eh? Poi qui c'è il garum ovunque. Vediamo questa dove conduce. Ah, dice qualcosa, ma vuoi vedere che è tipo Dark Souls 2? No, dopo la vado a leggere, lo so che c'era. È tipo Dark Souls 2 che serve quel ramo per depietrificare le persone. Questa è proprio una roba alla Dark Souls 2, che c'è una tizia davanti a una porta che non posso aprire. Cioè, che posso aprire ma non posso passare. Ho delle vibes Dark Soulsiane. E vado a leggere la pergamena, sì. Ah, prima c'era anche una stanza qui. Danarius un po' ovunque. Sì, poco plausibile. Sono soluzioni così e così per quanto mi riguarda. Vediamo. Ah, il mito della regola d'oro by Durotas the Younger. Sì, l'ambientazione è molto bella. Quindi in questo testo, questo Durotas ha messo alla prova la regola d'oro. Lui ha detto, secondo me non è vero che c'è questa regola d'oro. Era anche un po' stufo di credervi, perché vi svegliate la notte con il pensiero che qualcuno potrebbe infrangerla e che vi trasformiate tutti in statue d'oro. È vero che ci sono queste statue d'oro e sono stato io stesso a piazzarle, quindi
praticamente questo Durotas ancora prima ha preso queste statue e le ha messe qui, quindi ci sono vari strati di questa storia. Ah, altri giocatori. È un po' difficile da fare, soprattutto con un team di 3 persone. Però sì, un'idea interessante. E quindi ha detto proverò che questa regola è falsa. E ha tirato un pugno a un tizio ed è finita, immagino, molto male. E quindi questo Durotas sarà uno di queste statue. Non so se è proprio lui. Una di queste statue immagino sia il nostro caro amico. Ah, guardate che strade. Sì. Qui c'è il mercato, ma l'ambientazione sembra grossa. Sembra grossa l'ambientazione. L'ho sottostimata. Questa zona me la lascio un attimo indietro perché devo capire meglio quell'altra. Poi qui ci sono... Ah, lì c'è uno scrigno. Quindi in qualche modo devo riuscire a salire. Proviamo sta zipline. Comoda. Ok, il gioco sta diventando sempre più, comunque, all'inizio l'avevo un po' inquadrato diversamente. Non è solo un'indagine, esplora case e parla con le persone, ma ci sono anche delle sezioni un po' più puzzle standard e puzzle platform, diciamo. Quindi c'è anche quell'aspetto lì da tenere in considerazione. Handsome. Ah, Oh, you're posso here. provare I'm a vedere so se con glad una you frase decided to diversa visit. la I'm spingo a Aurelia. cambiare un po'. And I hope I'm not being too forward, but there's a... Proviamo a fare non sono interessato. Oh, I see. You prefer the company of men. Maybe you should go and make friends with Virgil instead. I take back what I said. Suddenly, I don't find you so intriguing anymore. Una persona Let's molto just forget that difficile. ever happened, so we can at least do... È una persona molto difficile. Vediamo. Certainly. For 10 denarii. Have you met Livia? She used to do my hair, until one day she just... snapped. This place has that effect on people. Now, she just stands around, caked sappiamo in qualcosa filth, su Livia. muttering nonsense to herself. It's a real shame. Now I have to do my own hair. I hear that if Malleolus is elected, he's gonna throw a small festival to celebrate, with entertainment and everything. Can't wait to find out what it is. Whatever you like. All right, see ya. Quindi questa Livia è una storia molto più The recente di quello che 49 immaginavamo. melodies fetch again, with incessant, just as the ocean accepts the rivers of all the world. So this place accepts all the souls, but it does not notice the crowds that come. Non c'è niente di nuovo. The newly arrived are ignorant of the road before them. Quindi dobbiamo capire la storia a prescindere da lei. Quello che volevo un attimo vedere era chi aveva quei simboli. Era lui, sì, perché il pane, il disco e ha questa nota. Sinner. E sappiamo che è Rufius, quindi. Che è colui che potrebbe avere anche la chiave. Vediamo bene nella sua stanza. Perché da qualche parte potrebbe esserci nascosta una chiave per quel cancello. C'è anche un grosso pene.
Non sembra ci sia niente comunque. Magari ce l'ha addosso lui o ce l'ha qualcun altro. Forse Rufio è soltanto uno dei partecipanti, ma non è il più importante. Non è quello che ha le chiavi. Allora, avevo visto l'altra volta che qui c'era qualcosa da esplorare. Perdonami. C'è un lago. C'è qualcosa lì. Questo è l'orto. A questo punto di... Oh. Ho preso delle uova di oca. Mi spiace. Questa è una citazione Untitled Goose Game, immagino. Cos'è Assassin's Creed che posso lanciarmi nel mucchio di paglia? Lui che sta facendo tutto tranne che lavorare. Don't you just love springtime? Sì. Ok, questo è il suo orto dunque. Non penso ci sia molto altro da vedere. Ah, lì c'è un altro forziere. Oh, guarda qui. Danarius. Catina d'aria. Questo gioco mi profuma di Dishonored. Sta diventando sempre più un gioco di quel tipo. Cioè veramente Deathloop prima di Deathloop, come idea. Ed è secondo me anche un po' migliore rispetto a Deathloop, perché sceglie le dimensioni contenute piuttosto che una struttura a livelli come fa Dietro, ti costringe un po' a fare delle scelte che non sono poi così piacevoli in un gioco comunque molto lungo, molto corposo. Quando si fanno i loop, per quanto mi riguarda, è meglio creare un'ambientazione verticale, quindi poco espansa ma molto profonda. Non c'è modo di salire lì. Immagino che tipo a sto punto... Ma non è che posso prendere l'arco che trasforma le persone in oro e trasformare ste cose in oro così diventano delle piattaforme? Avrebbe senso, perché poi quelle rampicanti diventerebbero in pratica delle scalette. Quindi devo riuscire a prendere un arco di quelli dei nemici. Però per prendere un arco dei nemici forse devo uccidere uno di quei nemici. Quindi ecco a cosa poteva servire la pistola. Vabbè. Questo è un po' il simbolo del peccato, il peccato originale in questo caso. Un ragazzino che sta per prendere il frutto dell'Eden. In realtà è una mela, ma vediamola così. Penso sia simbolica come rappresentazione. Ok, quindi un passo importante sarà recuperare un'arma. Forse non sono, visto che ho delle frecce, forse non è l'arco, ma sono delle frecce speciali da prendere. Delle frecce dorate che trasformano gente in oro. Interessante, si apre molto questo gioco, questa avventura. Allora passiamo di qua, vediamo cosa c'è. Perché a questo punto immagino ci siano tanti passaggi segreti. Qua non si va. Muro invisibile.
mi ricollego all'inizio. Sì. Lì c'è una zipline. Ah. 341 denari. Ah, forse ci arrivo anche senza rubare. 1256 ce li ho. Potrei provarci. Esploro un attimo qua e poi vado a dare un'occhiata. Affascinante però che questa città abbia tanti strati di storia. Tantissimi strati di storia. E che questi abitanti non abbiano fatto niente per esplorare questa città. Non so, non ci saranno da molto, siamo d'accordo. Ma praticamente non hanno messo neanche il naso fuori casa. Lì c'è qualcos'altro. Sì, diciamo che il level design è un po' artificiale con queste cose messe lì. Però vai, posso capirlo. Vediamo come poi si gestiscono questa progressione. Cosa ci trovo dentro quei sacchi. Questa è l'acropoli. In pratica, il tempio. Sì, sì, sicuramente sì, molto strutturato. Qui dovrei incontrare la vestale del tempio. Andiamole a parlare, perché... Andiamo a parlarle perché penso che ci darà delle indicazioni interessanti, quantomeno. Simpatico papà. No. L'altra zipline. Oh. Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the golden rule. It's a ghastly thing, is it not? How are you faring so far? Diciamo che stiamo Ah, bene. another stoic, perhaps. Un altro stoico. We all need something to help us through times like these. We've all been where you are now. I remember when I first arrived. I used to lay awake at night contemplating the big questions. Why am I here? Is there a way out? What is the golden rule, and who or what is responsible for it? I still don't have any of the answers, I'm afraid. I don't think anybody does. But I'm happy to share with you what I've learned. Ah, ottimo. Vediamo cosa hai imparato. Here, in this place, the magistrate has me earning my keep by cleaning and pruning the gardens. It's not quite how I expected my life to go. I used to live in a lovely villa on the banks of the Tiber. I was even betrothed to a handsome young man from a prominent family. But long hours of menial labor for the good of the community has its own charms too, I suppose. Come sei finita Oh, qui? much the same way as many of the others. When the fires came to Rome 7 months ago, my family and I fled for the Tiber, hoping to escape on a barge. We were among the fortunate ones with enough coins for passage, but unfortunately, there were a lot of desperate people, and they boarded before we could depart. A scuffle broke out, and I was pushed overboard. The last thing I remember was the water, rising up to hit my cheekbone. I woke up by the river, near that shrine, and stumbled across this place. Oh, that's all right. I'm sure it's all part of God's plan for me. Sono sicura che è tutta parte del piano di Dio. Ma sei tradita questa. Ha appena detto che è il piano di Dio. Sei una cristiana, quindi tu.
Quindi è una di loro. È una di quelli che si radunano di nascosto. Neanche se ne è accorta. Ti prego, non dirlo a nessuno. Ah, potrei anche farglielo notare. Esatto. Oh, yes, of course. A slip of the tongue. If you like. Poverina. I'm afraid not. Although, I did once hear someone gossiping down at Aurelia's tavern about a possible way out. I don't put a lot of stock in such rumors, but if you're desperate and wealthy, you could look into it, I suppose. If that doesn't work, then I suppose we're all stuck here until gods, Dai, the però. gods, decide our fate. I hope it works out. Cosa ne pensi? The many shall suffer for the sins of the one. I think about those words a lot. I'd like to think that if we all love our neighbours as ourselves and do to them as we'd have them do to us, then we'll all be fine. But on the other hand, I was always taught the intent of man's heart is evil from his youth, and that all of us are born with a tendency towards sin. And that's where I get stuck. Is it true? Are we born with a tendency towards sin? Altre questioni filosofiche. Siamo nati con una tendenza verso il peccato. Anche questi discorsi sono un po' cristiani. Cioè lei sta cercando di nasconderlo, ma non ce la fa, è goffissima. Ha sbagliato 2 volte. Proviamo a dirle no, penso siano buoni. You don't think that's a little naive? I suppose you've never seen what I've seen. Innocent men and women, torn apart in arenas while thousands of Romans look on and cheer. Aspetta di vedere le crociate, zia. Ancora non l'hai viste, ma... Vabbè. If that's true, then sooner or later, things are going to end badly for all of us down here. Unless, of course, there's some kind of divine intervention. I wish I shared your faith. Ormai è chiaro che è una cristiana. Please keep that to yourself. I know you're not from around here, but things are very difficult for us right now. There was a terrible fire in Rome last year, and our emperor decided to make us his scapegoats. There were executions. It was horrible. Diciamo, Oh, grazie. thank you. Proviamo You have a no idea farcela how much I amica. appreciate that. Vediamo se ci dice qualche altra cosa. No. All right, well, it was lovely to meet you. I look forward Quindi to getting to know you sappiamo che better anche lei, over the coming insieme a months. Rufus, And if you è ever... una I can't cristiana. believe this is how it ends. Oh no. No. No, 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 no. No? Orpheus, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. No. What? Why? Why would you want that? Sì, ne Why puoi do you dire no. think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Orpheus. Please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. Perché non fosse va bene. Thank you. And please, choose your words carefully. Allora, questo non penso sia ideale da dirgli. Io non so niente su questo Ulpius, quindi non penso di poterlo salvare adesso. Forse devo fare un'indagine per capire un po' come la pensa. Ci provo, ma scarsa speranza. Let me guess.
You're going to lecture me on how suicide is a crime against the Empire. Dobbiamo essere aperti. Anche se questo lo potrebbe far lanciare di sotto. Però potrebbe essere che gli accendiamo la lampadina. You're not going to trick me. I'm no coward. Ok. I intend to go il through with giochino. it. Like what? I'm stuck slaving away for that culus cumulatis for the rest of my life. What do I have to live for? Ma come? L'unica cosa che ti viene in mente è questa. Ma ce ne avrai qualcun'altra? Questa è una condanna a morte nei suoi confronti. You're just saying that to buy time. You must think I'm an idiot. I'm out. Wherever you are, Scintilla, my love. I'm sorry. Ulpius, no! I can't believe he went through with it. Oh Lord. That poor lamb. Il suo suicidio comunque non ha rotto la Golden Rule. Well, I suppose it means suicide isn't a sin under the Golden Rule. So I guess that means whichever god is responsible for it. It isn't mine. Non è cristiano. That was not your fault. There's no way you could have given him what he wanted, moments after you arrived. Immagino che Ulpius si sia suicidato perché aveva una relazione con Scintilla. Scintilla è sparita, lui non sa che fine abbia fatto. L'hanno addirittura accusato di averla uccisa, c'era quella frase, quindi lui deve essere stato sconvolto. E poi questo Ulpius era, da quello che ho capito, uno schiavo. E la storia d'amore con Scintilla, che è figlia adottata del magister qui, del magistrato, del magistrate, non era una storia che aveva un futuro, no? Perché è un matrimonio, sarebbe stato un matrimonio, comunque una storia d'amore tra classi sociali estremamente diverse. Quindi immagino che ci sia tutta la frustrazione di queste cose nel gesto che ha fatto Ulpius. Però in qualche modo dobbiamo parlarci, quindi dobbiamo impedirgli di uccidersi, anche con la forza. Cosa succede? I'll have to let everyone know what happened. And I guess Malleolus will have to clean up the mess in his villa. It's of his own making, after all. And I'd best pray for poor Ulpius. Jump. Mi hanno detto di follow him. Mi hanno detto di saltare. Ma io lo farei anche volentieri, ma prima fammi dare un'occhiata. Ah, questo è il masso di Sisifo. Sei Sisifo? Va bene, provo a saltare. Sono curioso di vedere cosa succede. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. Quindi Ulpius Thank you. non è morto. Deeply honored. Thank you, Majesty. And now, Ecco perché la regola d'oro non si è... I make this solemn Cioè, perché non sono arrivate le guardie. and now Perché non è morto. Ma qualcuno c'è morto qui, sicuramente. under my leadership you will enjoy this and Lì c'è Malleolus che sta provando il suo discorso. Io nel frattempo gli ispeziono casa per vedere se ha qualcosa da nascondere. Ah, una nota da Giulia.
Vediamo cosa gli dice. Giulia... Ah, quindi l'hanno catturata. Malleolus e Claudia. Ah, no, non è che l'hanno catturata. Aveva un debito. Ho capito. Quindi Giulia aveva un debito con Malleolus, che abbiamo visto che è uno strozzino, oltre ad essere in carica per diventare magistrate. E forse Giulia si è suicidata, non lo sappiamo, perché Giulia è sparita insieme a Sentilla, se non sbaglio. La nota da Ulpius. Ulpius quindi è... Sia Giulia che Ulpius sono entrambi schiavi di Malleolus. Anche Ulpius è un cristiano, quindi. E comunque si è suicidato, però non si è suicidato. Quindi poteva essere una messa in scena, tutto quanto. Spero che ci vedremo nell'Eden. Il suo amore perduto immagino sia Sentilla. Bene. Depositi. Non è rubare. Quindi ho aperto la villa. Adesso una via un po' più convenzionale per entrare da lui. Ci parlo dopo con lui. Ma la mia domanda è: dov'è finito Ulpius a sto punto? Sarà scappato? Ma dove? Dovrei aspettare che succede, quindi che si suicidi, e guardare dal basso per vedere se esce fuori dall'acqua e dove va, e inseguirlo. Intanto mi esploro meglio la sua villa. E tu chi sei? I'm not supposed to be in here. Ma perché dovrei essere un rapinatore? Possiamo parlare? What business could you possibly have with me? Stavi piangendo. Perché sei bloccata in questa stanza? My marital affairs are no concern of yours. Thank you very much. I think a better question is, why am I being interrogated by a stranger who just barged into my villa? I have quite enough marriage trouble already, without having to explain to my husband why I am receiving strange men in private. Preferably the way you came in, by which I mean, please leave. I think it's about to be broken if you don't hurry up and leave. Molto minaccioso. Finally! This is outrageous. Scusa. Madonna, quanti soldi ha. Non è che così tanti alla fine, però. Mi spiace. Comunque t'ho liberato adesso. Puoi uscire se vuoi.
Did you just leap into my villa from the balcony 100 feet above? That was either extremely reckless or impressively clever. Well, why have you risked life and limb to see me? Ok. Prima di dirgli che vogliamo che si ritiri, proviamo a tastare un po' il terreno. I'm Malleolus, and if it wasn't for this interruption, I'd be practicing my victory speech for the election later today. I'm glad you asked. I'll finally restore freedom to this city, just as I've been promising. These good people have suffered long enough under Sentius's tyranny. Ha un occhio di un colore e uno di un altro. By declaring there's no such thing as the Golden Rule. It's a children's fable exploited by Sentius to frighten us into submission. Wait, don't tell me you've fallen victim to that monstrous lie? Ok, lui è la versione moderna di quel tizio che aveva scritto quella pergamena che abbiamo visto al teatro e vuole provare che non esista alcuna regola d'oro, immagino violandone le regole. Vediamo. Allora, vorrei dirglielo, però non penso mi darebbe retta. Vediamo questa. The person making a claim bears the onus of proving that claim. Can you do that? Can you prove the Golden Rule is real? Nonsense! There's no way you can prove that. If it was real and you'd seen someone break it, then you'd be dead already. Posso dargli quello che ho trovato. You mean that book next to a golden statue in the theater? Tell me, how do you know that statue wasn't put there by Sentius himself? You can't know, can you? Cosa vorresti? Surely, you're not one of those people who believes everything you read. As if a lie could be transformed into the truth by the simple act of writing it down. What? Oh, I see what's happening here. Another poor, vulnerable soul taken in by Sentius's machinations. He won't get away with this much longer. I disagree. I'll be guided by what is best for the city's people, and that means giving them the freedom to do as they wish. True, but that is simply because you are mistaken. I'm afraid not. We're stuck down here together, for better or worse. We're all going to have to make the best of it. You mean the children's fable exploited by Sentius to scare us all into doing what he wants? Are you insane? You barge into my villa uninvited and then make outrageous demands? Why would I withdraw from an election I'm bound to win? Potrei minacciare di ucciderlo. Non mi sembra una buona idea. Neanche questa mi sembra. Don't talk nonsense. There's no such thing as the Golden Rule. How could you possibly know that? Nonsense! This is nonsense! I don't know how you know about my plans, but I'm absolutely sure Sentius is involved somehow. And now, I'm going to enjoy watching Domitius kill him even more. Ma io non lo sapevo, lo sapeva il mio personaggio, non so. Outstayed your very limited welcome. Non so come faccia a saperlo, però a quanto pare ecco perché accade tutto ciò. Perché vince Malleolus, dice a Domitius, il gladiatore, di uccidere Sentius in un combattimento, e questo scatena poi gli automi. Molto bene.
Dunque deve impedire che vinca. Però impedire che vinca non è una soluzione a lungo termine, perché questo qui è convinto che non ci sia nessuna regola d'oro, quindi infrangerla per lui non sarebbe neanche un problema. Ora ho un accesso alla sua villa e potrei anche andare sul tetto se solo avessi lo strumento per farlo. Di qui dove si va? Ah. No. Sono praticamente nella villa di Sentius qui. Allora, vediamo se possiamo dirgli qualcosa, perché... We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Vero. We have? Wait, if I understand correctly... Almeno lui è l'unico che mi crede. Posso dirglielo chiaramente se ti non rompere le scale. To create a portal in time to bring you here? I must have entrusted you with figuring out who the culprit is. Only I assume we failed, and you had to start over. Esatto, proprio così. Is that about right? If so, what happened? Ah, I see. Dico che l'ho rotta. Look, it's unfortunate, but è una all mezza that verità matters comunque, now ma... is that you make use of what you've learned and gathered and do better next time. Now, I assume you've sought me out again for a reason? Allora. Of course. What is it? Yes? Posso dire che è Malleolus. Why then did you say... Però me lo tengo un attimo per me ancora. Like you'll have to continue your investigation. Perché in realtà non è proprio lui Now, direttamente a romperla, ma è il gladiatore che lo uccide. Ora non so come è gestita la colpa in questo mondo. Però non è direttamente Malleolus che lo uccide. Allora, le missioni che abbiamo. Quindi devo in qualche modo provare che Malleolus è un poco di buono. Poi c'è quest'altro. Posso chiedere a Giulia e a Ulpius, ma Giulia non si trova. La sacerdotessa non l'ho ancora trovata. E lei potrebbe essere la figura chiave per capire chi è Livia. Sappiamo che Ulpius non si ammazza. Però dove finisce? Dove scappa? Ci sono un sacco di cose ancora che non sappiamo. Allora, innanzitutto con questi 1000 denari io mi vado a fare il tour insieme a Aurelia. Il tour assieme a Aurelia. Dove sei? I love your clothes. So, back again. Couldn't stay away, huh? Ugh, let it go. Nothing's going to happen between us. Allora. You know, normally... I guess that went right over your head. Never mind. As a matter of fact, I do know a way out. I'm happy to tell you all about it, but this is valuable information we're talking about, and I don't just give it out like some cheap oracle. So,
How badly do you want it? Is it worth, say, 1,000 denarii to you? Non posso farlo? Well, I can't tell you too much. Simple. I think of... Ma non vale però, volevo farlo. Come mai non posso farlo? Cioè, lo so che è uno scam, va bene, però lo faccio con consapevolezza. Non posso farlo. Questa cosa è una delusione, però. Ha, it's hardly my fault if people miss up. All right, see ya. Non va bene così. You, Sisyphus, attack or pursue the stone that always returns. Sisifo. E allora... Ti sento, ti sento. E allora a sto punto esploriamo la parte che manca. C'era quel gladiatore che faceva le flessioni. Il tempio che però è chiuso, quindi mi serve una chiave. Di qua. Di qua c'è il distretto del mercato, se non sbaglio. L'avevo visto un attimo. Sì. Oh. Ok. Questa è bloccata. Beh, c'è un po' di roba. Fortune smile on you, brother. Allora, prima lui si sta allenando per la battaglia che lo condannerà a morte. E poi qui c'è un'altra villa da esplorare. Un sacco di roba. E qui? Ah, qui ci sono delle catacombe. Hey, you're not thinking about going into the cistern, are you? Contrary little cap at murder, aren't you? Nobody's told you about Hannibal? Ugh, why do I have to do everything round here? So, there was this guy called Hannibal, right? Funny accent. Used to go down into the cisterns looking for junk he could clean up and sell. One day, a few weeks back, he comes out and tells me the cisterns are haunted. Said he could hear spirits wailing. Of course, nobody believed him, because who trusts a Carthaginian, right? Anyway, a few days later, he goes back in. Che strano accento. And hours go by, and he hasn't come back out, yeah? So I go down after him, and it's dark. But in the distance, I can just make out his body, sprawled out on the ground. And hunched over him was something that made my blood run cold. No word of a lie. Lui comunque l'avevamo visto I saw a statuizzato. creature. Like the corpse of a man who'd been flayed. And it was eating Hannibal. If it was a man, maybe. But I swear on my life this was no man. More like a Strix. Or some Versipelus that feeds on human flesh. I didn't stick around to see which. What any sane person would have done. I legged it out of there and put a sign at the door to warn the others. Però adesso sono interessato ad andarci. Without a weapon? Well, it's your funeral. Ora sono interessato ad andarci, ovviamente. Però mi sa che al prossimo ciclo, perché adesso questo starà per finire. Questa è la villa. Però mi puoi dire qualcosa più su di te? Domitius o Domitius, sì. What now? The name's tua storia. Domitius. You want to get to Malleolus? You go through me. Why? Because I am a gladiator. That's why. You want to see me fight?
Keep running your mouth, fatuous cunnis. When Malleolus wins the election, yeah, this place will change. You won't even want to leave. You'll see. I think it's gone on long enough, and Malleolus is going to put an end to it once he's elected. He's going to announce it in his victory speech. Just you wait and see. 'Cause if I tell you, and it gets out, it'll give old man Sentius a chance to interfere in our plans. And we can't have that. We've already lined up the votes he needs to win. Just stay out of our way, and we won't have a problem. Mi respinge in ogni opzione. Ovviamente, perché i voterai mi sembra abbastanza. Glielo chiedo uguale, ma mi sembra abbastanza. Malleolus, of course. If old man Sentius can't even protect his own daughter, how can we trust him to protect us? She's not here. Had to carry her to Lucretia's clinic this morning. Shrine of Apollo. She was acting sick. Faking it, if you ask me. Typical. Ok, quindi Julia la troviamo alla clinica. Mi sa che l'abbiamo vista. Quello sembrava Apollo. Whatever. Just remember, I'll be watching. Ok, ho capito che tu sei molto cattivo. Sei il tizio che mena le mani qui dentro. Allora, prima mi esploro sta villa. Vediamo che cosa c'è dentro. Mi sta dando degli indizi su dove devo andare. The Priestess mi dice. L'ho capito anch'io che devo andare lì. Il problema è che il tempio è chiuso. Ah, la nota. Nota per Ottavia. Ok. May the Lord bless and keep you. Quindi è un altro cristiano come lei. Behind the theater. Quindi bisogna girare a destra e a destra. Perfetto. C'è un passaggio segreto. Beh, è interessante dare un'occhiata poi. Per capire se... Non so se è quel cancello che ho visto bloccato, ma non penso, perché dice dietro il teatro. Questi braceri non gli fanno bene, però. Vi ritrovate tutti anneriti in tempo zero. Non è ideale. Va bene. Allora, qui c'è una zipline. A questo punto, quasi quasi, vado per la cisterna. Vediamo cosa c'è. Un caricamento c'è. Ho gli strumenti tecnologici, che potrei anche... Chissà che succede se gli punto la torcia in faccia. Cos'è questo strumento del demonio? Oh mio Dio. Help me. Tizio gladiatore.
Ok, c'era un nemico, però non ho un'arma, quindi senza arma lì non si va. Come posso combattere? Mi sa che devo trovare un'arma prima. Di lì non si passa certo. Oddio. Queste sono texture che si sono caricate male. Oi! How did you get in there, you cheeky little sturkus? If I cop an earful from Malleolus, I'll be coming for you. Devo trovare un'arma. Allora a sto punto mi manca ancora un sacco di roba da vedere. Un sacco. Però a sto punto vorrei andare a dare un'occhiata al teatro, se riesco a trovare quella strada di cui parla il messaggio. Fortune smile on you, brother. Tranquillo. Aspetta, come mi hai chiamato? Chiamato fratello, non so se è un indizio che anche lui... Ma qua sembrano più cristiani comunque che pagani. Allora, dietro il teatro, però qui non si passa. C'è un passaggio qui. Non sembra essere questo, però. Questa strada. Questa strada è dove sono arrivato. Kind of Dietro. Forse questa intende. Prima a destra. Eh sì, è questo che intendeva. Ah. Octavia, apri la porta. Quindi lei è una chiave. Ah. E lì c'è anche un passaggio. Interessante. E allora, in qualche modo ci devo arrivare con un po' di parkour. Sì, potrebbe essere che non si possa arrivare finché non trovo questo strumento che mi permette di scalare, perché qua non mi pare si passi. Octavia non penso che apra la porta. Anche perché è proprio segretissimo questo nascondiglio, cavolo. Ah. Apri. Avere una pistola sarebbe servito per far saltare. No, non so se l'avrebbe fatto. Far saltare la serratura. Comunque, qui non ho molto da fare a sto punto. E allora esploro ulteriormente, vediamo cosa becco. Mi serve un'arma. Don't you just love springtime? O al massimo qualcosa che mi permetta di scalare. Penso che siano la stessa cosa in realtà. Una nota. Dooley's Note. Non sono stato io. A Dooley sarà qui. Qui c'è. Isn't the great temple majestic? Hello? Ciao Dooley. My name's Dooley. I live here now because I got in trouble Are and they? they said they had to lock me up. I don't know. I don't remember things so good. I think it's just because I was looking for treasure. Yes, but I wasn't. I was just looking.
They said I did it more than once, but I can't remember things so good. Then they called me mean names. They called me a liar, Billy. Yes. They said I have to live here now, and gave me this letter. But I'm Sì, not ci good penso io. with words. Dammi la tua lettera. Do you think you could read it for me? Vediamo. Duilius, ok. Praticamente Sentius si è scritto una lettera non sapendo che non sapeva leggere molto bene, e l'hanno rinchiuso non tanto per cattiveria, ma perché Sentius ha paura che il suo girovagare poi faccia rubare qualcosa, e quindi si attiva la Golden Rule, cioè si attivano gli automi. Che non è neanche una cosa stupida, paradossalmente è successo anche a me di andare in giro ad ispezionare, poi per sbaglio ho rubato qualcosa. Quindi sì, penso sia dovuto, per quanto sia triste come sorte. Però questo tesoro è interessante. My friend Hannibal used to look after me. He said he always would. Questo Hannibal è morto, But then, sappiamo. He died. It was very sad. He said if anything ever happened to him, I had to find something very precious hidden away. He gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. Non sei del tutto pazzo. But I couldn't find it. All I remember is he said something about the cisterns. But when I went up to the high one, they put me in here. Now nobody looks after me. Except my friend Galerius. And Ek, the priestess lady. Quindi She's a quella è la nice priestess, lady. quella che sta lì. Hannibal said I shouldn't give it to anyone I didn't trust. Tranquillo, fidati. But maybe you could help me get out of here. Then I would trust you a lot. Galerius already tried that. He said the magistrate wouldn't listen, no matter what. Vabbè, ma io non ti preoccupare, ci riesco. What about the rules? I don't want everyone to get in trouble because I was bad. Like Galerius. He's nice. I like Galerius. He made me a doll and everything. Ecco If chi you era quella help make him bambola. magistrate, he can get me out of here, and I can give you the key to my treasure. Hannibal said it was in the cisterns. I can't remember what it was, just that it was way up high and very precious. Però mi serve un'arma. Le upper cistern. Devo prima liberarlo e poi andare nell'upper cistern. Quindi in qualche modo devo fare leggere Galerius. Devo convincere le persone a votare per lui. You're going to let me out of here? Really? Oh. Please. I hate it here. It makes me very sad. Sì, si
intriga ancora di più. Gold? You mean Questo non sa neanche che c'è la Golden Rule, però. treasure? My friend Hannibal used to look after me. He said he always would. He said, if he gave me this, all I remember is now nobody. Bye bye. Hello. Have we met before? Sì. Bye bye. No, dov'è finita? È sparita la priestess, perché ha una routine e se ne sarà andata da qualche altra parte. Però so che la posso trovare qui. Help! You have to do something! A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's got a weapon. You have to do something, or he's gonna break the golden rule. Fabia, but now's not the time. Are you going to help or not? Thank you. He's still in there, somewhere. Potrebbe essere Al. I have to hide. Find me in this empty shrine when it's over. No. Hear what? What? We don't have time for this. I have to go. Ugh. The shrine is collapsing. Fabia, no! Oh God, she's dead! Did anyone see that? The whole shrine just collapsed on her! Oh, Fabia, why did you have to go in there? Poor sweet girl! Ma perché ti sei messa là dentro? C'era pure scritto. Potrebbe collassare in qualsiasi momento e gli è crollato proprio in testa. Tu chi sei? Georgius. Va bene, faremo la vostra conoscenza un'altra volta. Adesso devo andare a risolvere un problema urgente. Ma qui da dove inizia? Interessante. Dice che c'era un uomo armato. Oh. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quinctius Crispus, otherwise known as Quinctius. Do you know where he is? I'm not sure I believe that, so allow me to explain something to you. I am here with orders from Emperor Nero himself to find and execute the cultist Quinctius for terrible crimes against the Empire. So, if you tell me the truth, I will allow you to live. But if you lie to me or otherwise obstruct the Emperor's business in any way, I will put this arrow through your chest. Is that understood? Thank you. Now tell me, who are you people, and what is this place? Assecondiamolo un attimo. A small community. Ha! I was told Quinctius was a cultist, but I never thought he'd be foolish enough to lead me right to the heart of his mystery cult. Oh, don't play coy with me. I don't care if you're worshipping Bacchus, Magna Mater, or Christ. You lot are all the same to me. Always sneaking off to your secret sanctuaries, indoctrinating each other with your little mantras. The Emperor may have tolerated your activities up until now, but after what Quinctius did,
Those days are numbered. You say that, but if you're not a cult, then why go to such great lengths to keep this place a secret? So you admit you're not allowed to leave. Threatening me is not going to help you, but in any case, that sounds an awful lot like a cult to me. And I saw the inscription saying, "The many shall suffer for the sins of the one." I take it this is some kind of mantra you all believe? A distinction without a difference. You've clearly been indoctrinated into this nonsense. Now tell me, where did you lot get enough gold to make all these statues? You lot are practicing human sacrifice too. Oh no. You people disgust me. Yes, because I'm the real villain here. It's all clear to me now. The secret sanctuary, the indoctrination, the mantra, the human sacrifice. You're cultists. There's no doubt in my mind. What baffles me is how a person can believe in something with such zeal. They just can't see what they've become. However, you still have a chance to redeem yourself by telling me where Quintius is. Do not waste it. Yes, Quintius. Very well. Here's what I know. He's a 40 to 50-year-old man with distinctive eyes, one green and one blue. He's also known to have delusions of grandeur. The Emperor says he and his cult, your cult, are responsible for starting the fire which burnt half of Rome to the ground and killed thousands in the process. All I know, all I care about, is that the Emperor believes he is guilty and wants him dead. The details are not my concern. This is your last chance. Are you going to tell me where he is or not? Come non hai nessuna idea? Ma Leolus. Cavolo, io lo posso dire però. Però posso dirgli dov'è. Suddenly it's all coming back to you, is it? Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now, but you'd best make sure our paths don't cross again. Su questo però lo va a ammazzare. Mi interesserebbe seguirlo per capire un attimo che succede. Oh. Non ho tempo di esplorare qui. Devo andare a vedere cosa succede. Posso neanche prenderlo tipo alle spalle. Avessi avuto la pistola per ucciderlo, mi avrebbe dato l'arco. Però posso fare in modo che muoia in qualche modo. Stanno succedendo tutte comunque. La regolatore sta per essere infranta da 35. Se rubo mentre lui è vicino, nel senso che lo uccidono i nemici, però poi lo trasformano in statua d'oro. Io non penso posso prendergli l'arco. Ma chi è? Lui? No. Questa è la sacerdotessa. Isn't the great temple majestic? Sì, è molto bello. Però lo vedi questo qui con l'arco che sta passando? Adesso farà un macello. Vi ucciderà tutti. E io ho detto io dove andare, capito? C'è il What now? I'm here for Malleolus. Who might you be? The name's Domitius. You want to get to Dai, Malleolus? menatevi, su, fatelo. Then go through you, I shall.
No, no, no. The many shall suffer for the sins of the one. Ah, sono le statue che diventano nemici. Quindi c'è un modo. Ora ho troppa poca vita, non posso fare. Ma in teoria c'è un modo per aprire quel forziere, semplicemente attivando le statue e aggirandola. E poi me ne devo scappare molto velocemente. No. Salve, friend. Ti prego. Oh. Of course. What did you want to know? Ci parliamo, vediamo se. No. All right. See you around. Non posso dirgli niente. Però lì c'è una persona. Potrei provare a salvare Ulpius. Ah, eccola. La sacerdotessa. A new face. Ave, and may Vesta watch over you. I'm Equitia. To what do I owe the pleasure of this visit? Qual è la tua storia? Oh my. I take it people are quite direct where you're from. I suppose it's quite charming in its own way. Usually, however, you wouldn't simply march up to a Vestal priestess and without due formality or courtesy ask, what is your story? The proper approach would be to arrange an introduction through a mutual acquaintance in high office, by which time you would already know how to address me. And then you would find a way to satisfy your curiosity rather more indirectly. But to be honest, I've often thought what an unnecessarily formal way to communicate that is. So, let's do it your way. You just keep being yourself and ask whatever you like. It'll be a refreshing change. Mi piace. You know, I'm not entirely sure. But what about you? How did you end up here? Karen, you say? And nothing about that name seemed odd to you. È un meme, quindi. Why is that? Io lo posso dire davvero. The memes? What are the memes? So, a bit like Egyptian hieroglyphs then? Non proprio, ma ok. So your people make hieroglyphics depicting this accursed character, the one they call Karen. I wonder if... No. I apologize. I don't mean to be cryptic. It's just that you've got me thinking. Have you spoken with any of the others about how they arrived here too? I really think you should. Go around and ask them what they remember and see if you notice any patterns. I know. I just don't want to see what happened to Livia happen to you too. You have? Then what is it? Yes, I also had such an encounter. What else? Yes,
I understand many of our friends were carried here by a river current. What else? There are definitely some common threads there. But I think we'll need at least a few to ensure we're not just seeing coincidences. Mi sembra difficile siano coincidenze, ma... They wound up here. I don't want us to rush to any conclusions yet. Livia's fate weighs heavily on my mind, and dictates we should be sure. Yes, you should ask the others first. I don't, I'm afraid. It seems to me we're exiled here until the gods judge us, one way or another. I'm quite sure it's the work of the gods, which is strange because they've never been particularly concerned with our misdeeds, as long as we've kept the peace of the gods. We asked for blessings, for good health, bountiful harvest, military victory, and in return, we offer praise, wine, incense, or animals. But here, it seems they require much more of us. I find myself reminded of an especially pertinent tale from our great poet Ovid in his epic Metamorphoses. Would you like to hear it? It is rather long. Wonderful. It goes like this. Baucis and Philemon were an old married couple living a humble life in a small town. One night, the town gets a visit from a couple of vagrants. They go from door to door, asking for a place to stay the night. Of course, being vagrants, they're turned away sharply from house after house, 1,000 in all, until finally they come to the little cottage where Baucis and Philemon lived. Now the kind old couple had very little to offer, but nevertheless, they invite these strangers into their house and offer them food, wine, and a place to stay. Immediately the guests make themselves at home. They begin gulping down the old couple's wine, so much so that Baucis, the old lady, begins to worry they're going to run out. And then she notices something strange. Her wine pitcher keeps refilling itself, as if by magic. Realizing only a select few possess such powers, says to her husband, Philemon, "I think these men are gods in disguise." Immediately the couple begins apologizing for offering such coarse wine, and the vagrants metamorphosize and reveal themselves to be Jupiter, the king of the gods, and Mercury, the trickster god. They confide they didn't mind the meager offerings. They were just pleased that someone in the town offered them hospitality. Then Jupiter says to them, "You have passed our test, but everyone else in this city failed, so we are going to destroy this place and everyone in it, except you, who we will grant a wish." So old Baucis and Philemon escape up into the mountains safely, and they receive their wish, which is for eternity together. Meanwhile, Jupiter carries through with his threat and wipes that city off the map. Some say the moral of that story is that we must all honor the sacred rituals of guest friendship, the reciprocal obligations owed between hosts and guests. But I like to think it's that we should always show compassion for those less fortunate than ourselves. I'm pleased to hear it. It must be completed by dusk, just the same as any other official business. It'll be between Sentius, the incumbent, and Malleolus, Vediamo se the possiamo challenger. proporre Why un do you terzo ask? candidato. You can, assuming they're eligible and willing to accept the nomination. I'm responsible for announcing it and making sure the procedures are followed. All of the male citizens who are willing and able to attend, unless they're running, of course. Well, you're not a citizen yet, so no, I'm afraid not. Cioè, io But if posso it's any proporre un candidato ma non consolation, posso votare, ma che there è are sta other storia? ways to influence the outcome of an election. By using whatever gifts the gods gave you. Nothing untoward, of course. Proviamo a dire. I like the idea
but I know Galerius well, and his position has always been that he won't run unless Malleolus withdraws. It was only yesterday that he said to me he'd only ever run if it was absolutely necessary to make sure Sentius wasn't re-elected. So, I suppose if you'd like to see Galerius elected magistrate, you'd need to persuade Malleolus to withdraw somehow. Certainly. And did you notice anything? A pattern? Keep Livy. Come back to me once you've acquainted Allora, quindi yourself with c'è the una rest serie of di our cose che bisogna neighbors. prima fare. Bisogna far ritirare Malleolus. E non penso sia facile, però sappiamo che un assassino lo vuole uccidere. Magari, se riesco a capire il motivo per cui lo vuole uccidere, riesco a convincerlo ad andarsene. Keep an eye out for Scintilla, would you? Ma scusa, tu non sai chi sono, però. What is it, citizen? Non so neanche. What business is that of yours? A lot of people have been looking for her. But it's been 3 weeks, and we've found nothing. What makes you think you can do better? I suppose that's true. Scintilla was always a kind, well-behaved young woman. I admit, her disappearance really caught me off guard. If anyone knows something, I'd expect it to be Sentia, Malleolus, Claudia, or Domitius. But none of them will tell me anything. You might fare better though, I suppose. Fine. All right. Ok. Hey, Horatius. How's it feel knowing your man's doomed to lose the election today? If you're trying to goad me into an argument, it won't work. I'm a stoic, remember? If the old man couldn't even keep his own daughter safe, how can anyone trust him to keep us safe, eh? Why do I get the feeling you lot had something to do with Scentilla's disappearance? That's it. Blame everyone but yourself. If I find out you did something to that poor sweet girl, not even the Golden Rule is gonna protect you. Got it? Ha! As if I'd be afraid of you, little man. Vediamo se possiamo avvisare il gladiatore. Malleolus isn't receiving visitors at the moment, it being election day. Listen, I don't abduct women. They come to me. And they keep coming back. If you know what I mean. Ok. You don't know Sturkus. He's not here. Dunno. The little Caput murder escaped earlier this morning, while I was taking Yulia to the clinic. He can't have gone far, but if you find him, tell him the punishment he gets for coming back on his own won't be as bad as if I have to go looking for him. Whatever. Non gli possiamo dire niente. Ulpius è scappato, quindi starà su. Sono sti bug delle texture. Thank you. Thank you. I am delighted and deeply honored to have been elected your magistrate. Magistrate. Yes. Yes. Thank you. I'm delighted and deeply honored to be elected your magistrate. Quindi è morto. And now I make this. Che è successo? Non ho ben capito. È successo qualcosa di strano perché adesso la piscina qui è intatta. Che il suicidio triggeri qualcosa di particolare. Il sacrificio. Eggshells, yes. No more should you walk on eggshells, feeling simply delivered. Qui c'è Somui, ma non penso di avere dettagli che mi facciano capire. Probabilmente sì, perché non c'è. Domitius doesn't usually let anyone in here without a hefty tribute, so you must have been desperate to see me. Well, what do you want?
Of course not. But as I always say, if Sentius can't protect his daughter, how can we trust him to protect this city? Look, if you're trying to find her, you may wish to check the cisterns beneath this villa. Domitius says he saw a body there some weeks back. Of course, just to be clear, I take no responsibility for what happens to you down there. I trust you can see yourself out. Non gli posso dire niente, ma mi sorprende sta cosa. You again. Why? You fool. The many shall suffer for the sins of the one. Well, ok. È considerata, la minaccia è considerata brutta roba. Vai, 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 vai. Sentius. Aspetta un secondo. 4.000 denari e delle frecce. Vabbè, almeno ho capito che cosa c'era là dietro. 4.000 denari e delle frecce. Mi manca solo l'arco. Voglio parlare con te, ti prego. Basta. Basta. You know. But listen, most folks seem a bit. You seem live by. All right. Tranquillo, stai tranquillo, so benissimo quello che sta per succedere. State per morire tutti. Allora, Sisyphus, attack or pursue. Dobbiamo essere rapidi. Innanzitutto voglio capire una cosa. C'è lui, ma non ne possiamo fare niente. Ah, da subito. You have to do something. A man arrived in the baths. A real nasty sort, with his face all covered up. And he's got... You have to do something. None of us do. The magistrate made us throw them all into the chasm. So now this man's bow is the only one in the city. Cavolo, quindi questa è You just have to l'unica arma. improvise. Ottenere a bow. Come? Are you daft or just callous? If you don't stop him, we're all going to die. Thank you. He's still in there, somewhere. I have to hide. No, no, Find no, me no, in no. this empty shrine No, when it's over. no, no, no. No. What? Why? All right, fine. Come and find me in my bakery instead. Please be careful. Potrei mandarci lui. Cioè gli dico, guarda, sta in quest'altare, gli crolla in testa e poi recupero l'arco. Dimmi che va bene. Sì, De Priestess, lo so. Non so se ci casca, però. È questo? Oh my god. Ci devo tornare dopo perché adesso sono un po' di fretta perché sta arrivando il nostro amico. Però adesso che so, questo gioco è gigantesco. Pensavo fosse molto più contenuto.
Vediamo se riesco a... Stop right there. I'm... Ah! Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now. But you'd best make sure our paths don't cross again. Tranquillo, amico. Vai, vai. Vai, vai. Sì, sì, è bastato su Skyrim. Comunque me lo ricorda un po' per queste soluzioni. È un po' impacciato, ecco, come gioco, come soluzioni anche narrative. Però sono carine come idea. Sì, è molto, molto bello, molto bello. Vai, vai. Filthy, lying degenerate. Ok. Ora ho anche questa. Questa potrebbe essere una lettera che inchioda il nostro caro Malleolus, comunque. Ora ho un'arma. So come faccio a impugnarlo, però ce l'ho. Allora, esploro i bagni, poi vado in quel passaggio e poi qualcosa posso farlo con questa lettera. Però devo ancora parlare con altri personaggi per capire bene altri punti di vista, altre possibilità. Non penso si fermi qui. Non ho ancora esplorato tutto, quindi ancora un po' c'è da fare. Guarda che carine queste terme nella versione gloriosa. $50 ore di gioco. Beh, immagino che sia obbligatorio parlare con tutti. Se non con tutti, la maggior parte. Qui da dove si arriva? Ci sono anche i funghi luminescenti. E lui è arrivato da qui, quindi ha senso. Vediamo se c'è qualcosa sott'acqua. Ma le fiamme come diventano sott'acqua? Strane. Un anime che ho visto di un romano che entra nelle terme e finisce nell'era giapponese. Aspetta, no. Un anime. Non mi viene in mente. Terme Roma 9. Ok. Ma non lo conosco. Allora ho l'arma. Conosco che non Steins Gate. Ma c'è anche un picchiaduro a scorrimento che si chiama Sengoku, però non c'entra granché con i romani, è semplicemente il Giappone feudale che invade il mondo con degli spettri.
Allora, andiamo di qui. Un caricamento. Gate, ok. Vado avanti un altro pochino, magari fino al prossimo loop. Poi... Ah, ma io non posso... Ah, ce l'ho. Una lira. Ce l'ho. Ciao, Gravilpo. Magari potesse farlo. Ti sto illuminando con una torcia elettrica, se va bene. Ma che c'è lì giù? Chi sei? Ah, a visitor. No, non funzionano, tranquillo. Però se vuoi funzionano i button, se ti interessa. Quelli funzionano sempre. Allora. Come and join me by the fire. No, aspetta un secondo. Lì c'è una porta. Passaggio. Ah, a visitor. E tu chi saresti, amico? Welcome, welcome. May I ask your name? It is best you do not know my name, for merely to speak of my existence in the city above could bring destruction. E questo vive qui dentro da tempo e nessuno se ne è mai accorto. Then perhaps the fates brought you here to learn the secrets of this place. I will tell you everything I know, but first, a request. I have been living down here alone for many years, with nobody to talk to but myself. The one thing I long for above all else before I die is a good philosophical argument with somebody astute. I'm hoping that person is you. Let us find out with this simple question. Have you deduced the name of the god responsible for the Golden Rule? You have much to learn. It's best if you figure it out on your own. Come back once you've made progress. Questo quindi è stronzo, non mi dice niente. Then you should speak with your contemporaries in the city above. Ask them about their stories and see if you detect a pattern of some sort. It is best if you come to this realization for yourself. You would never believe me if I told you. Un pattern, quindi sta dicendo che il fatto che siano arrivati da un fiume potrebbe essere Nettuno, una roba del genere. Questo è in greco, peraltro. Quindi sto tizio è tipo l'architetto del luogo che gestisce tutto. Ah,
you've returned. Sono tornato, sto esplorando un attimo. Stai tranquillo. Qui c'è anche una porta strana, bloccata. La cascata, frame rates. La cascata di cui si parlava è questa. Le lacrime. Boh. Non ho idea di chi sia sto tipo, ma mi sa che è un qualcosa che devo fare dopo, quindi lo lascio un attimo qui. You've returned. Tranquillo. Però posso dirlo a qualcuno che c'è sto tizio qui nascosto nei sotterranei della città. E come avete fatto a non beccarlo? È abbastanza evidente che ci sia un passaggio. Questi vivono da mesi, dai, siamo buoni, mesi, non anni. Potresti andare nell'altro sotterraneo. Quale altro sotterraneo? Ah, sì, quello con... Sì, con i nemici, adesso che ho l'arco, certo. E quella è un'opzione. Però prima volevo parlare con Malleolus per capire un attimo se posso screditarlo, perché voleva andarci in quegli altri sotterranei, ma dopo aver preso la chiave dal tizio in gabbia. Così faccio tutto assieme, perché mi ha detto che stava nella cisterna l'oggetto da prendere, quindi mi sembra meglio farlo assieme. Quindi per adesso vado da lui. Potrei anche parlare con Giulia, che sta nel tempio di Apollo, per capire un attimo se mi dà degli indizi per quanto riguarda la scomparsa di Sentilla, perché anche quello è un mistero che va risolto. Qui cosa c'è? Ah, ci sono le latrine, il Vespasiano. Addirittura con la spazzola. Molto bello. Qui qualcuno stava facendo la cacca mentre è morto. Uso condiviso. Chi sei? You there. I'm sorry to trouble you, but I couldn't help but notice that fine bow you're carrying. No idea how you managed to get your hands on it, especially in the light of our dear old magistrate's ban, but I'm impressed. And before you ask, no, I wouldn't dream of trying to buy it from you. I have no use for a wooden bow myself. But I would like to propose a joint business venture of sorts. Tell me, do you have any idea how people here end up as golden statues? And here I was thinking I was the only one to figure it out. In any case, supposedly 1 or 2 of those arrows is enough to turn a full-grown man into gold. Now, of course, that is a travesty, a terrible, horrible waste of human life which has to be stopped. And yet, on the other hand, I can't help but think of a tale told by that Greek fella Aesop, the goose that laid the golden egg. With the ability to transmute organic matter into gold, one could create infinite wealth. Use your imagination. Golden animals, insects, trees and plants. The Midas touch without the drawbacks. We are talking riches beyond imagining. And even if we were to split all those riches between the two of us, half of infinite wealth is still infinite. Interested? Ma in realtà non me ne frega niente. Look, I might have skimmed over that one, but don't be so pedantic. Are you interested or not? Proviamo a dargli un po' di corda, vediamo cosa propone. Excellent. So the first question is, how do we get our hands on one of those golden bows? Now, I have a plan. But first, tell me, are you familiar with the story of the goddess Diana? No problem. Allow me to explain. Diana is our goddess of the hunt, the moon, and the underworld, depending on who you ask. The one thing priests and poets agree on is that she carried with her a golden bow and a quiver of
of golden arrows. And it just so happens that there is a shrine of Diana in this very forum, with a prominent statue of the goddess herself. And would you like to guess what she's holding in her hand? Precisely. I can't tell you how many hours I've spent in that temple staring at it, trying to figure out how to retrieve it without breaking you-know-what. Oh, gods, no. If you tried that, we'd all be dead within moments, I'm sure. No, here's what I proposed. You give your bow to me, I cover it in a thin layer of gold leaf, and we create a replica of a golden bow. Then you enter the shrine, extinguish the braziers, and under cover of darkness, swap out the fake for the original. It's not theft exactly, it's more of a trade. But make no mistake, this is a dangerous path, and there's no way of knowing where it will lead. But in my experience, all the best adventures begin with a risky first step. Now, you must have questions. Ask away. Because the gods would see you, of course. Hence my proposal. I'm more of an ideas man, whereas you're obviously the more resourceful and heroic type. I have complete confidence in you. When Prometheus stole fire from the gods and became a hero to all mankind, do you think he was worried about the danger? Only because he was silly enough to get caught. So, are you in, partner? If you don't like action or horror elements, feel free to decline. Ma perché me lo dice così? Wonderful. Now, if you'll hand over your bow, I can get started applying a layer of gold leaf. This is a quality weapon. Now, bear with me for a moment. And here we are, a gold leaf bow. Now I've gone and unlocked the shrine of Diana for you. Tutto questo si sta svolgendo in un bagno, vorrei farvi notare. It's just at the end of the street on the left. Un bagno May the gods not watch over you. Con questo che sta sopra i cessi, volando tra l'altro. E aspetta un attimo. Potresti scendere da qui. Un secondo. Whatever's in that great temple up there on the bluff. Vorrei parlare un attimo. Te ne scendi da qua. Scendi. Non sul bracello. Ha dei seri problemi. Ha dei seri problemi questo giudizio. Esci da qui. Oh, esci. Ok, adesso parliamo un attimo con calma. Back again, I see. Dobbiamo chiederci, dobbiamo parlare. Oh, cos'è la tua storia? That is a lengthy tale. Raccontamela che ne ho bisogno per capire un attimo. Well, you see, I'm in the business of procuring rare and precious objects liberated from the enemies of Rome. Mostly sculptures, vases, the occasional slave, fetch a magnificent price in Roman high society. Had myself a nice little shop in Rome just off the Forum. Lots of foot traffic and close to the docks. Good place to be when the fires broke out. See, about 7 months ago, half of Rome caught on fire. Everyone who couldn't get to an outer gate was running for the river, open to escape by barge. So I gathered my coins and some priceless vases into a cart and had my most loyal slave girl, pretty young thing named Acantha, push it for me. All the way down to the river, I'm elbowing through a stampede of people, turning back now and then to make sure she hasn't legged it with my valuables. But, to my surprise, we make it, and I see this barge loading up, and it's so full it's almost sinking. But the captain's happy to take my coin, so I start boarding, and then he puts his hand on my chest and he says, "No, too heavy. The cart or the girl." So I did what anyone would have done. Of course I chose the cart. I mean, I can always buy a new slave girl if I still have my money. So I put my hand on the cart, and I guess she realised what was happening because those pretty black eyes of hers go all wide. And in one swift motion, she topples the whole bloody thing into the Tiber. No, I dived in after it, of course. Aren't you paying attention? That was a bloody fortune. Only, I guess I must have hit my head or something, because everything went black. When I came to, I'd washed up on the riverbank, not far from here, with nothing in the world but a single silver coin. Single silver coin. Questa cosa è interessante. Allora, perché effettivamente
Anche il nostro personaggio aveva un silver coin quando è sbarcato. E quello che ti fa scegliere il sesso del protagonista. E tra l'altro un'altra cosa che ho notato, ho detto vabbè, l'annoto mentalmente, è che il nostro caro amico assassino con l'arco aveva anche lui un denaro. Allora qui rientriamo poi nella mitologia, cioè Caronte che traghetta i morti e il morto ha un soldo sotto la lingua, diciamo così, no? Che serve proprio per pagare il traghettatore delle anime. Quindi l'idea che questo sia un regno di mezzo, magari, sì, un purgatorio, una terra dei morti, comincia ad essere più concreta. Questa cosa... Quindi la divinità che gestisce questo potrebbe essere Ade? Il dio dei morti? Thank you, friend. But it turns out it might have been a stroke of good fortune, because this place is a veritable treasure trove. Look around you. There must be more gold in here than in the treasury of Rome. If I can just figure out how to get it out of here. I'm afraid not. If you're desperate, I did hear that Aurelia down at the tavern claims to know of a way out, but I'm not sure I trust her. Some people here are a little shady for my liking. It's terrible for inflation is what it is. There's so much gold just lying around, it's practically worthless. At least down here. Malleolus. I mean, Sentius couldn't even keep his daughter safe. What hope does he have of protecting us? Not going to happen. Very well. Another time. Non convincibile. Insomma, quindi questi racconti hanno un'altra cosa in comune, quella del soldo. E dunque diventa sempre più chiaro il contesto. Adesso posso andare a rubare l'arco. Virgilis a Cinder. Questo è Rufius che gli manda ste lettere accusatorie. Mi sembra un carpentiere. Peccato. Peccatore. Avrà fatto qualcosa? Forse lui è un cristiano? Che ha voltato le spalle alla sua comunità. Salve, and welcome to a little community. My name's impossible to pronounce for most people, so you can just call me Virgil. Ok. Well, I'm an architect. Or at least I was back in Rome. That's probably too grandiose a term to describe what I do here. Help out with repairs and try to stop old buildings from collapsing on people. That kind of thing. Non stai facendo un buon lavoro, But you Dio. probably don't want to hear about the ingenious architecture or mysterious history of this place. Allora, chiediamogli qualcosa, la storia. I'm glad you asked. Some of these shrines were constructed hundreds of years ago, which means Romans have been arriving here for at least that long. But there's one thing that puzzles me. The oldest shrine in this avenue isn't Roman at all. It's Greek. Well, yes, that could be the reason. Or it could mean that there were Greeks living and worshipping here before the Romans arrived. Which begs the interesting question, who really built this place? And
could it be far older than any of us imagine? If only there was a way we could talk to the people who came here before us. The stories they could tell. Gladly. Personally, my favorite thing about this place is the aqueducts. Those series of adjoining arches. They're an ingenious feat of Roman engineering with a very practical purpose. They take fresh water coming from outside the city and distribute it all across the chasm. It's funneled below the palace and into a cistern beneath the great temple. Some of it flows down into another cistern beneath the villas, and the rest is funneled to the shrine of Proserpina, where it fills the lake and allows us to fish and farm. Hey, not so loud. Just talking about that could anger the gods for all we know. I'm not saying it's impossible, but you'd have to find a way inside somehow. Just, please, try to be a bit more discreet about it. You mean the Great Temple? This one's a bit of a mystery. Given the way it's positioned so prominently, looking down on us, it's clear that whoever built it felt it was the most important temple in the city. Unfortunately, someone else went out of their way to keep its purpose a mystery. You see, usually a temple is dedicated to a particular god, like Proserpina or Diana or Apollo. Usually, that god is obvious. But in this case, it's unknown. There's an obelisk out the front, which probably used to bear the name of this unknown god. But it appears some barbarian defaced it. And of course we can't get inside because it's locked up tighter than the Temple of Saturn in Rome. And that contains the treasury. So we're all left wondering, which god is the temple dedicated to? And could it be the one responsible for the Golden Rule? Unless somebody figures out a way inside, I suppose we'll never know. Sì, hanno... Of course. Conosci una via fuori di qui? Vediamo. You wouldn't believe how often the new ones ask that question. But I'd tell you the same thing I tell everyone else. There are much worse places to live out your days. You might have a few sleepless nights thinking about the Golden Rule, but once you get used to the fear, knowing that a single slip-up could cost you everything, it's not too bad. Nothing new to me, anyway. Oh, I just mean I grew up in the Batavi tribe, far to the north in Noviomagus, and learned to expect a bit of hostility. They weren't nearly as tolerant as the Romans. Some people say it's divine, the work of a god, but I'm not so sure. It just seems so flawed to me. Like it's distinctly human. I mean, once you've been here long enough, you'll notice people doing things that just seem so wrong to you. But this so-called god doesn't seem to care, which means one of two things. Either you don't know the difference between right and wrong, or this unknown god doesn't. And I'm diciamo poi in accento tedesco I know the difference. Inglese, cioè quando gli inglesi provano a fare l'accento tedesco. Good. Then I hope you'll agree that there are only two ways of dealing with unfair rulers. The first is to leave. The second is to remove the ruler from power. Quindi and it seems sei un rivoluzionario. May not be an option. Good question. It's best if I say no more, but I hope you give it some thought. Look, I haven't done anything wrong, if that's what you're thinking. Somebody just has a problem with my preference for male company. È omosessuale. E i cristiani ovviamente lo accusano. Hey, nothing gets by you, huh? Sorry, that was mean. Yes, I like men. And when you grow up in the north, as I did, in the city of Noviomagus, you expect a bit of hostility. The Batavi are not known for their tolerance. I saw enough friends killed or driven away to know the cost of not keeping your personal affairs to yourself. So I hid who I was for, what was it,
Nearly 10 years? Watching what I said and where I looked. But that kind of fear eats away at you slowly, until living isn't any better than the thing you were afraid of. Needless to say, since I'm now living underground, halfway across the known world, with an assumed name, my openness didn't go down well among the enlightened folk of the Batavi. Parlano molto moderno questi personaggi, però va bene, ci accontentiamo. Nice of you to say, but not necessary. In any case, the Romans are far more accepting, and among them, I get to be who I am. Or at least, I thought that was the case. It seems I was wrong. It's not just graffiti. I have quite a collection of handwritten notes too. The strange thing is, I keep my personal affairs to myself. I've never really been interested in any of the men here. Not my type. So I'm not sure what I could have done to upset this person. If I had to guess, I'd say it's probably one of those cultists. Strange bunch. They insist there's only one God, and that he considers my nature a sin. Can you believe that? If there are any of them here, they won't admit it. Not since they supposedly burnt down half of Rome last year and went into hiding. All I know is, if these threats keep escalating, eventually my secret admirer is going to cross a line and break the golden rule. Really? Who is it? You went snooping in his place? That was risky. We're lucky you didn't cross any lines. Have you spoken to him about it? No. I would talk to him myself, but I think that would just inflame the situation. It's probably best if you do it, if you don't mind. Well, Malleolus is talking about loosening some of the restrictions in this place. And while it's all a bit vague, at least he has a vision. My vote isn't for sale, if that's what you're asking. Nice to talk to you. Ok, allora. Quindi ho un sacco di altra roba da fare. Parlare con Rufius, rubare l'arco. Devo parlare con Malleolus. Salve, Dooley. How are you doing today? I'm sad. Am I going to die? Mi piace che ci sono questi dialoghi dinamici. I don't think so, my friend. It's election day today. Perhaps our new magistrate will be kinder than Sentius and let you out. I hope so. Galerius, what happens when you die? Io voglio fare una You're not cosa, going però. to die anytime soon, Dooley. My mother told me, when you die, a ferryman helps you cross a river and your spirit lives on in the underworld. Is that true? Well, yes, but... Is it true that if you were good, you get to go to Elysium, but if you were bad, you get punished forever and ever in Tartarus? Something like that, but... If I die and go to Tartarus, because they say I've been bad. I'm not going to let that happen to you, Dooley. No. Promise. Have we... Bye-bye. No. Volevo fare una prova. Vabbè, non fa niente, lo faccio con un altro personaggio. La cosa mi dà i nervi, però. Che è scriptato e quando inizia il dialogo scompaiono tutti. Però faccio un po' di save scamming. Cioè, giusto una cosa per provare. Faccio un nuovo salvataggio. Salve. The many shall suffer for the sins of the one. It's the statues. They're alive. Non funziona. Tutti hanno dei soldi. Volevo vedere se...
già ammazzati tutti. Vabbè. Volevo... Persona falsa. Volevo vedere... volevo avere conferma che tutti avessero delle monete, perché... ovviamente... Il fatto che abbia trovato un denaro in quell'assassino mi ha insospettito, però... Per avere la prova tutti devono avere dei soldi. Ovviamente loro, essendo dei commercianti, hanno più di una moneta, quindi questa cosa non è che sia molto chiara ancora. Però lui ce l'aveva. Va bene, allora devo sostituire l'arco. Ho già parlato. Perché ci avete ste statue qua dentro? Spostatele. Bloccato. L'ho capito la priestess. Shopping list. Vediamo cosa vuole comprare. Villa, un Teventino. La Baia di Napoli. Va bene. Sogni di gloria. Questo è il Berlusconi, il Silvio Berlusconi dei Forgotten City, praticamente. Ok, Whatever's in that great temple up there on the bluff, I bet it's worth a fortune. Una libra, una bilancia. Salve. Salve. Allora, tu... Ah, a fellow traveler from a faraway land. Oh mio Dio, ma come parli? Madonna, ma perché parlano così? A fellow traveler from a faraway land. This part of my shop is off limits, even for you, my sartorial friend. Perché gli hanno fatto st'accento così? Greetings. No, I'm è... Georgius. It gladdens me to see another foreigner in our midst. Egizio. We must stick together, you and I. And I must say, my sartorial friend, your clothing is most extraordinary. Leather boots in place of sandals, trousers with precise stitching, and such a curious design. I have traveled distant trade routes from the markets of Damascus to the farms of India. And never have I seen anyone dressed quite like you. Tell me, I must know. È troppo caricaturale sta cosa. Non mi fa molto piacere. Sembra romagnolo. Un pochettino. Sarebbe medio orientale. Tipo. Esatto, tutto lui. Potrei dire, la mia nazione ancora non esiste. Then you are an explorer, like me. Wonderful. You must have many stories to share. I cannot wait to hear. Non abbiamo tempo, amico. We will have much time here to get to know one another. But for now, do you require assistance? I know you do not require clothing, so information perhaps? Allora, io ti vorrei fare parlare molto, perché voglio sentire il tuo accento con attenzione. Così, questo, il doppiaggio. Chris Pratt che fa l'accento. Sì, sarebbe sicuramente stato migliore. My story? How kind of you to ask. I am a tailor and I run the humble shop in the forest. È vero, è un po' strano, perché sembra un inglese che parla italiano, perché c'ha alcune cose, però allo stesso tempo medio orientale. C'è un accento stranissimo che penso si siano inventati sul momento, perché non so se qualcuno parla davvero in questa maniera. Però è molto esilarante, questo sì. You mean to say, with all the turmoil and terror of the Golden Rule, and so few customers, why bother setting shop at all? I'll tell you, it is precisely because of the Golden Rule that I wish to remind my friends of the importance of looking one's best. I say, the more of our customs we preserve down here, the more we can preserve a semblance of normality, the better our chances of keeping our heads. Don't you agree? Sì. Praticamente questo dice, dobbiamo vestirci bene, ma c'ha un paio di mutande a mo' di maglietta, sto qua. Perché non so che cosa abbia addosso, ma non penso sia la moda quello che ha addosso. Fa schifo.
Come ti sei vestito? Vestite bene almeno te. Vabbè. A good question. A good very question. Good question indeed. And I would be happy to tell you if only I could remember it clearly myself. Io non riesco a... Io non so che sta dicendo, perché sento solo l'accento ormai. I remember I had just been to Rome to sell an extraordinary selection of wares. And drowning in coin, I decided to celebrate my success. I rented a prestigious villa by the Tiber, invited over a few select friends, and we began making our way through some of the most exquisite wine money could buy. Sembra pure un po' spagnolo. Non riesco proprio a capire. I have had visions and awoken in strange places before. I have even found myself naked in the desert sands more than once, but none of that compares to this. This time, I remember people screaming, then falling into a void as empty as time before creation, gasping for air, and then nothing. When I regained my faculties, I was lying naked by the banks of the Tiber, gods know how many miles from my villa. Indeed, I'm lucky I was carrying a little extra weight. I believe it kept me afloat. In any case, it seems I'd been rescued and resuscitated by a benevolent stranger. Sempre questo straniero. I went to find firewood for his campfire, stumbled across a cave, and discovered that trapdoor temple. And here I am. Anything you like. Shh! Not so loud. What are you playing at? I must ask you to stop that at once. Have you not been told about the last attempt? Oh, then I suppose this duty falls to me. It is a long story. Of course, the first question any of us asks when we first arrive is, how do I escape? It is only natural after all. And scaling the chasm wall is out of the question, for it is simply too steep and too far. But as they say, if the wind fails, use the oars. And here the second option is to leave the way we came in, through the shaft above the bathhouse. See, the shaft is quite high, but if one gathered up enough wood, one could make a series of ladders and climb one's way out. Beh, ingegnoso però. They have. I am getting to that. There was an attempt, made by resourceful fellows who lived here some years ago. They even decided to keep records of their escape attempt for posterity. Unfortunately, as soon as they began to carry the first ladder down the hallway, they heard a godlike voice shake the entire city, and that, tragically, perché non possono scappare. Fa parte della Golden Rule, no? That to merely attempt escape is to invite the wrath of whichever god oversees this place. And so I say, it is best to not even discuss it aloud. Ah, yes. The many shall suffer for the sins of the one. As a Greek, this is nothing new to me. It is how our gods operate. Cioè, mica l'avevo capito che doveva essere un accento greco questo. Cioè, mi sembrava una fusione tra mezzo italiano, spagnolo, medio orientale. Non riuscivo proprio a capire. Dovrebbe essere un accento greco, quindi. Ok. Non lo so se l'hanno fatto bene. Have you not heard the tale of the god Hades? He was the first to learn this dreadful lesson when he abducted Persephone and imprisoned her in the underworld. When Demeter, the mother of Persephone, learned of this, she did not punish Hades, the guilty one. Instead, she changed the climate of Earth so that it became hot and dry. Nothing grew. The potevano ground turned doppiarlo to normalmente, husks, cioè non and the capisco. rivers dried up. Innocent Però people da un certo died punto by di the vista tens mi of fa thousands, piacere l'abbiano fatto. until at Mi last fanno the due other risate. gods were forced to act, lest they have no worshippers left. So yes, we know this rule. This has always been the case. The golden rule has merely brought it into focus. If we are to survive, I say we must each heed the simple wisdom of Thales of Miletus, first of the 7 sages of Greece, who said, avoid doing what you would blame others for doing. Beh, praticamente non fare agli altri quello che non vorresti sia fatto a te. Regrettably, I think you are correct, my friend.
For even if 99% of us adopt this principle, potrebbe that will essere. never be enough. Sadly, no matter how well we protect ourselves, the life's work of many good people can be undone in the blink of an eye by a single selfish act. L'ho visto. The voice of experience. I am sorry for Sì, your loss, my non so spiegartelo meglio, But on a lighter note, I will say one thing for the Golden Ruby. For all their grim and haunting poses, these golden statues do make magnificent models for my clothing, do they not? Ingegnoso, sì, giusto. That, my friend, is quite the dilemma. But after some reflection, I'm leaning toward voting for Malleolus. I do not enjoy the thought of another visit from Domitius if I voted the wrong way. Nothing comes to my mind, my friend. I hope that our paths cross Non again cambiano soon, neanche my idea. Bene. Ma lui non è che... Sì, mi ha detto delle cose, ha parlato un po' di mitologia greca con un accento particolare. Non sembra un personaggio così importante, però magari lo è. Qui c'è l'arco da rubacchiare. E questo? Qui c'è tutta un'altra parte. Incredibile. Quanta roba c'è. Qui dove si va? Ah, qui i bagni ci sono, giusto? Sì, è tutto interconnesso. Qua si ritorna alla strada maestra. E allora a sto punto finiamo. Sempre lui. Finiamo di parlare con sta gente. Tu chi sei? Fabia. Ah, con Fabia. Ah, Fabia è quella. La ricetta per il pane. Vabbè, insomma, la ricetta per il pane. Quindi tu sei la fornaia. E non sei morta grazie a me. Sei comunque vestita meglio di quello lì, You took care of him? An accident? So, it's over? Oh God, it's such a relief. I really thought we were all going to die. I do have a question though. That shrine, the one I was going to hide in, did you know it was going to collapse? No. Really? Then how? Oh, I see. I should probably keep my big mouth shut then. Sorry. I promise, nobody else will ever know what you did. But I know. That was really clever. Thank you. I'm glad you're here. Oh, speaking of which, welcome. I'm Fabia. Sorry I was a bit frantic before. Need anything? Allora, le classiche domande. Qual è la tua There's storia? not much to tell. I mostly just bake bread and try to help out where I can. I suppose it all started about 8 months ago. I was living in Rome with my family when I got sick. Terrible timing. My pa had just arranged a husband for me, a fisherman's son. I was about to meet him for the first time when I came down with an awful fever. I spent the next week in bed. Pa paid priests to make offerings to Asclepius, a white rooster, then a goat. But nothing worked. In the end, they decided I'd do better outside the city. Clean air in the countryside would do me good, they said. But after about a day in a carriage on the Appian Way, I was getting worse, not better. I remember closing my eyes for a bit, and I guess I must have fell asleep, because when I opened them again, I was in a forest by a river. Interessante questo. I suppose the driver took off with his fee and left me for dead. Can't say I blame him. I wouldn't have wanted to catch what I had either. Anyway, I went searching for help, stumbled Lei è across the morta in trapdoor un'altra maniera, temple, and quindi. here Era I am. malata. Gli altri sono morti per l'incendio di Roma. Oh yeah, I suppose you're right. Hadn't really thought about it.
But the gods are mysterious and powerful. Who knows what their plans are for us? E adesso la domanda importante è: il nostro personaggio chi è, effettivamente? What? You've been here a few moments and you're desperate to get out already? Why not give the place a chance before you try to leave? Good people here. Galerius works hard on the farm so I can put food on our tables, and Lucretia tries to keep us healthy. My friend Georgius is always mending our clothes, and Virgil makes sure these old walls don't fall down around us. Sta facendo un lavoro He does his fantastico. best. I'm just È un saying, grande. there are worse places you could live out your days. Well, I can tell from your funny accent you're not from around here, Sì, ma but il funny accent non that ce l'ho doesn't mean solo you io, don't belong, does it? Oh, I try not to worry about it. I mean, if people are nice to each other, we won't have anything to worry about, will we? È abbastanza naive. Thanks. And I like your teeth. They're so white. And your clothes. Oh, I bet my friend Georgius would like to get a look at you. And I'm sure he'd love to chatter about the golden rule with you too. Ci ha già parlato. He'll be just across the forum in his shop. Sì, sì, sì. All right. Thanks again for taking care of our problem. I won't forget it. Ok. Anche lei sembra un personaggio abbastanza secondario. Wonder how much one of these statues is worth on the outside. E lì che c'è? C'è la sacerdotessa che sta facendo visita al nostro amichetto. A new face. Ave, and may Vesta watch over. Interesting. I'm not sure why you're telling me, but you've come to the right person. Did you Vediamo se find a posso pattern then? dirle What have you che ho noticed? notato il fatto che siano morti. Ok. That's true. I know I wasn't entirely sure how Don't you I just wound love up springtime? here. What else? There are definitely some common threads Devo ancora there, interrogare altre persone but per I think we'll capire. need at least a few to ensure we're not just seeing coincidences. Keep asking people how they wound up here. I don't want us to rush to Livia's fate. Come. L'hai detto. Ora andiamo da Giulia e poi Salve. infine rubiamo l'arco. Ecco qui. Allora. Bel posto. C'è anche un pene in bella vista. Medicinali. È lui quindi che aveva quella casa negli slum con tutte erbe medicinali. Ah. Avevo preso la chiave, ho aperto questo scrigno e dentro c'è una lista di rimedi per alcune malattie. Magari posso aiutare Giulia perché adesso non è interattiva. Magari posso dire a Lucrezia. Vediamo. What are you doing in here? Can't you see this woman is dying? She's been poisoned. She needs the resin of a plant called Silphium, but that Culus cumulatus Decius won't give it to me. It's too late. She just slipped away. No. She was poisoned. She came in here frothing at the mouth. Normally, I'd treat her with resin of Silphium, a rare plant which is perfect for this sort of thing. And I knew Decius had some at his market stall, right around the corner. So I ran over there, but he just looks at me with this evil smile and says, "That'll be 1,000 denarii." There was no way I could afford that, and he knew it. Then that toad shrugs and says, "Supply and demand. I guess you don't value your friend's life that highly."
Anywhere else, I'd just pay a thug to steal it from his stall. But there's no way I can do that down here with the golden rule. So all I could do is come back here and just watch her die. I kept on apologizing. And now I'll never know who poisoned her, or how they managed to do it without breaking the golden rule, or why she cursed that snake's cruel black eyes with her dying breath. Well, unless you have the power to bring someone back from the dead, there's really just one thing you can do. Get me that silphium resin. I'm going to have another patient in here soon. Could be in the next day, or in the next hour. And I will not allow this to happen again. I don't care how you get it, but you have to make it happen. Because if I lose another patient this way, I swear to the gods below, not even the golden rule will stop me from marching up to that genetricum fututo and scratching his eyes out. I'm Lucretia, and I'm going to be straight with you. I'm not a physician. This is Naevia's clinic. I've just been filling in ever since she disappeared. I'm tired and out of my depth and miserable all the time. But I'd rather take this on myself than let one of you lot mess it up. My husband and I moved to Rome from Caesarea. He embraced the Roman way more than I would have liked, and turned into an awful philanderer. I would have divorced him and demanded the return of my dowry, but I knew he would sooner have me killed than give me my right. So I waited for the right time to take what was mine and disappear. And then the fires came. As he prepared to evacuate our villa, I gathered our most precious belongings, coins and gemstones, and the moment his back was turned, I ran. I could barely see for the smoke, and the streets were full of people trampling each other. I ran for the river, like everyone else, and leapt in. The next thing I remember, I was waking up on a riverbank, not far from here. It's all right. Say what you will about this place. At least my fornicating husband will never find me. And while there's no shortage of snakes here, at least with the golden rule, they have to try to be discreet about it. Oh, this shrine was in use as a clinic long before any of us arrived here. Kind of strange to set up a clinic in the temple of the god of disease. But the god who inflicts a curse is also the only god who can undo it. So I suppose praying to Apollo for healing kind of makes sense. Well, she used to run the clinic. She was a midwife, not a physician. But she was the closest thing we had down here. And she was good too. Until she suddenly lost all interest in us. One day she told me she'd made some profound discovery about the golden statues. This changes everything, she kept saying. But I had no idea what she was talking about. The last time I saw her, the last time any of us saw her, she was muttering to the statues. Potrebbe esserle successo una cosa simile a quella di Livia. And then she shut herself in the palace, barred the door from the inside, and nobody's seen her since. She's been gone so long now, we figure she's either dead or up to something so strange that she doesn't want anyone else to know about it. But I really wish I could reach her, because that's the only hope I have of solving a troubling problem, a real thorn in the paw situation. One of my patients is suffering from terrible rheumatism. His joints are inflamed and he's in constant pain. I really shouldn't say. He wouldn't like it. And he's a little bit scary. He's become so irritable that the smallest things set him off. And I worry he'll end up losing his temper and lashing out. And you know what that means. I just know Naevia would know how to treat him, assuming she's still alive. But nobody seems to know how to get into the palace. You did? That's unexpected. But tell me, what is it? Willowback. I should have known. It was under my nose the whole time. That's very helpful. Thank you.
If this works, it should settle Rufius down some. I have some right here. Could you do me a favor and give him some of this? He'll just need to swallow a pinch of it. I'm hoping it will avert disaster. Ok, quindi con questa cosa qui potrei convincere Rufius a evitare che minacci il nostro caro Virgil. Il baratto. Thank you. I'm really glad you arrived when you did. I wish some people here need proper medical care, not the half-baked, hanging by a thread excuse for treatment I'm giving them. Just don't get sick or injured here. I'll do my best to treat you, but I'm out of my depth and dangerously short on everything you can imagine. A city without sin might sound good on paper, but whoever dreamt it up didn't think it through. Maybe it was an attempt to create some kind of utopia. But snakes like Decius will always find loopholes to exploit. And perché effettivamente questa golden rule non è così fiscale. Absolutely nothing. In some ways we are worse off because we can't take the law into our own hands. Oh no. Sorry, I don't mean to worry you, but no, that is definitely not normal. There was one other person who claimed she could hear the statues talking to her. But that was Naevia, and she went a little mad. Well, she used to run the clinic until she suddenly lost all in. This changed the last time I saw her. And then she's been gone so. But I really wish I could reach one of my. He's become so irritable that the smallest thing set him off. I just know. Thanks, I said. Okay. Sure. What do you want to know? How did you know that? Yes, she did mutter something about the only way out. A few times, but nothing more than that, I'm afraid. Do you really want to know? I mean, if somebody poisoned her, then surely they would have broken the golden rule, and so maybe it's best we don't discuss it. Strano. Hemlock, I believe. Hemlock. Ah, Hemlock è il veleno. Chi è sto Hemlock? Aspetta, ho detto what, non who. Hemlock, ok. I haven't seen her in months. She's not allowed to leave Malleolas's villa, and they are quite secretive. Gladly. Mi sa che devo parlare con lei. All right. Well, thanks again for helping remove the thorn from the lion's paw. The spirit of Androcles smiles upon you. Non ce l'ha una moneta, però. Lei è morta. E ora c'è il furto del secolo. C'è un nido d'api qui. Mi sembra strano che ci sia. Sono riaccesi anche i bracieri. Va bene. Sembra tutto molto strano comunque, Cioè sembra davvero molto umano, come era detto prima, perché il fatto che non si sia attivata la Golden Rule, che ci siano sti loophole nel regolamento, cioè sembra qualcosa di una macchina imperfetta che può essere ingannata. Wonderful. Just go ahead and slide it under the door for me and I'll unlock it for you. No. At
little bit slow, aren't you? Yes, I locked you in, and until you give me my bow, you're gonna stay in there, like Tantalus in Tartarus. No, technically, I never said that. I said, if we were to split all those riches between the two of us, infinite wealth is still infinite. It's hardly my fault if you can't tell the difference between a hypothetical and a promise, now is it? Oh, I do love a good loophole. You're just gonna have to take your chances, I'm afraid. The bow, now. And don't even think about giving me the fake one. I'll recognise mine. Cazzo che te lo do là. I would reconsider my position quickly if I were you. I'm not sure if you noticed, but you're stuck in there with a hornet's nest, and they can be rather aggressive toward intruders. You know, some say it takes 27 hornet stings to kill a man, but I always wondered how anyone could have known that. Let's find out if they were right, shall we? Super. Ah. Ok, e ora si scappa. Ma questa è una spugna della latrina. Che ci fa qui? Qualcuno ci è venuto a cagare in questo posto? Guarda qui. Interessante. Sotto non c'è niente. Andiamo avanti. Qualcuno è provato a passare qui e non c'è... Oh, no, 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 no. Ok. Ah, Naevia è passata di qui, forse. Vediamo un po'. My beloved Galatea, I write this so that one day, when we're finally together, you will understand what I've done and why I had to do it. The others will call me mad or a monster, but I don't care what they think. Everything I'm doing here, I'm doing for you. I'll start at the beginning. Soon after my arrival here, as I walked down a corridor lined with golden statues, I thought I heard a whisper behind me, a rasp of air, as if vocal cords of metal strained to say a word or two. I tried to dismiss the idea, tried to concentrate on my work as the city's medic, but that tortured whisper haunted me. Weeks later, in the hallway to the bathhouse, I heard it again and found myself drawn to the statue of a Roman woman wearing a stola. Her face was contorted with anguish and fear, and disturbingly, it was as if she was looking right at me. As I walked past her, I heard that strained whisper again, and turning back, I discovered that even though I had moved, she was still looking right into my soul. That was when it dawned on me. This was no statue. This was a woman trapped within that golden prison. Naturally, I told the others, but when I could not reproduce the results of my experiment, they would not believe me. But from that moment on, I knew the full horror of this place. Immobilized within these statues are living human beings.
It was that day, my love, that my heart broke. Hai capito? E Naevia ha avuto questa epifania. Ha capito che quelle erano persone. Quindi a questo punto è diventato un eremita, è scappata. Cosa ha fatto? Ha fatto in modo... Forse sta cercando un modo per salvare queste persone. E poi una cosa bisogna anche capire. In base a cosa uno riesce a sentire queste persone, cioè queste statue parlanti? E ora si sale. Cosa sono questi mostri scarnificati? Frecce, frecce, frecce. You're not supposed to be here. Posso fare? Qualcuno mi sta aiutando. Lei sembra avere un potere comunque, Aspetta un secondo. Voce. Comunque è veramente dentro questo gioco. Con la voce che ti dice dove andare.
immagino non si possa andare di qua. No. E allora per forza down there. Fa ridere come tiri calcio. Di qui. Sembrano essere sollevati dal fatto che io li uccida. Mi ringraziano. Merda. Sarò con un headshot muoiono subito. Ci sono gli headshot in questo gioco.
strumenti di tortura? Ho capito. Ah. Sì, lo so, adesso guardo, gioco. Praticamente lei cerca di strappare la patina d'oro dalle statue d'oro e diventano quei mostri, che sono statue d'oro scarnificate, che soffrono tantissimo. Quindi lei, questa mania di voler riportare in vita le persone racchiuse in quella patina d'oro, le sta facendo soffrire ancora di più. My beloved Galatea, after I learned the terrible truth about the golden statues, I wandered the city as if in a nightmare. What must life be like for these poor souls, entombed in gold, but kept alive somehow? Trapped in their own personal Tartarus, consigned to eternal torment, too horrific for any sane mind to comprehend. I tried to offer them what small mercies I could. I began to talk to them, to keep them company. I'd imagine backstories for them, give them names, and tell them of the world, of the histories and stories I'd learned as a child. As the others became more concerned by my charity, I sought solitude from them, preferring the company of my tormented charges. Discovering a way into the abandoned palace, I began to spend my days walking its halls and sharing with its occupants ancient tales, my mind turning to those of Apollo and Daphne, Perseus and Medusa, and Pygmalion and Galatea. Pygmalion, the sculptor who fell in love with a beautiful statue, and who, praying to Aphrodite for aid, discovered that his beloved Galatea had come to life. It was then that I heard you whisper to me, Galatea. Forgive me. I know that is not your real name, just one I have borrowed from a story. But when I turned to look at you, I saw the most exquisitely beautiful woman I have ever known. Your face, forever frozen in a look of haunting sadness. Our meeting gave me new purpose, to free you from your golden prison, so that I might one day hear you speak, not just whisper your true name to me. So I gathered tools for the long and difficult task ahead, barred the doors to this place, and set to work. Ai ai ai. Sono una sorta di trappola, quindi. Ah, sono lì. Non si passa. Guarda che strada è questa. Passo, ok.
Oh, boy. Thank you. Queste cose verdi, quindi il gioco mi sta dicendo, con questo linguaggio di colori un po' bizzarro, comunque sono delle trappole da utilizzare per gruppi di nemici. Avrei anche potuto evitarli passando da sopra. Beh, il level design garantisce un po' di approcci diversi. Altro diario. Sì, lo faccio, gioco. Fammi giusto capire dove sono. Ok, sono al secondo piano, da dove mi parlava Naevia. Vediamo cosa dice. My beloved Galatea, my attempts at freeing these souls from their golden prisons have not been going to plan. My first charge was a Greek woman who I called Iodame after the Athenian turned to stone by Medusa. Drilling through the gold that encased her, I was vindicated by the discovery that beneath half an inch of gold, which is so rigid it must be some kind of alloy, was living flesh. Unfortunately, this golden alloy seems to have fused with her skin, so removing it exposed the sinew and muscle beneath and appeared to cause her great pain. At first, I braced myself, expecting that inflicting such pain would break the golden rule, and yet, somehow, it did not. It seems whichever god is responsible for imprisoning these poor souls does not care about their suffering at all. They are forsaken. Undeterred, I pressed on, working late into the night, attempting to remove the golden layer that encased her as delicately as I could. Eventually, I was able to free most of her body, but when I released her from her restraints, her first act was to lunge for my throat, clawing at me with all her strength and those sharp metal talons. This was my thanks for trying to save her. Whatever possessed Iodame to attack, she was clearly not a suitable subject for my experiment, and I was forced to lock her inside an isolated wing of the palace and bar the door. As I continued working on others, I could hear her flailing and launching herself at the other side endlessly. Regrettably, my other experiments bore similar results, and after relocating a few times,
Most of the palace is now too dangerous to work in. Still, as much as my heart aches to know that you're suffering, I cannot risk attempting to ungild you yet. Not until I have perfected a method that will bring you back to me, whole in both mind and body, sta facendo degli and ensuring esperimenti your humanity is preserved. prima I di promise you poi this. liberare la sua One amata day we will Galatea. be together, even if I have to free every last statue in this god's forsaken place. È impazzita, ma è impazzita d'amore. Mi piace dargli i calci. Questo stava rubando, ecco perché è scattata la golden rule. Non sono considerati esseri viventi, quindi queste statue. Atroce. Quanto c'è? Ma quanti ne ha messi assieme soprattutto? Impazzita, ma dove li ha trovati poi tutti questi strumenti di morte? Dove ha trovato anche lo stomaco per continuare a farlo? Chi sei? Tu sei speciale? No. Non sei speciale, sei semplicemente... And you must be the wretched snake who broke into my palace and disturbed my experiments. And, worst of all, look at what you made me do to her. This never would have happened if you just stayed away. You're going to pay for that. Non farlo. And do you think I care about that? I don't care what happens to me, as long as you get what you deserve. Liar! I locked and barred the gate. I left a message warning you all to leave me alone. I just wanted to do my experiments in peace, for her. And now look at her. You made me turn the most beautiful woman I've ever seen into this. Look at her. She's in agony. All I wanted was to spend my last moments with her.
to see her beautiful face, to hear her speak freely, instead of in those cryptic whispers. But as soon as I began my work, she stopped whispering to me. And now I discover she started whispering to you instead. What's so special about you? What do you mean, the same voice? Yes. I remember when they used to whisper to me. They did sound similar. I just thought it was because all voices sound the same when they whisper. But now that I think about it, they were all benevolent and seemed to share a common knowledge. But if these bodies are mere conduits for that one voice, then this body is nobody. And everything I've done here was... Wait, I see what you're doing. You're trying to steal her away from me. Were you planning to wait until I'd done all the hard work, then swoop in? Is that it? Liar! You tried to steal her away from me, and now look what you made me do. Give me one good reason why I shouldn't peel you too. What? What are you talking about? Wait. So you're saying you weren't coming for us? So I did all this. I ruined her. For nothing. What have I done? Oh God, I feel sick. I can't bear the thought of her being like this. And in so much pain. It's the air. Coming into contact with her flesh. It's agonizing for them. But the only way to fix it will be to break the golden rule and let it run its course. At least that way she'd be golden again, and we'd be together. All it would take is one little cut. The many shall suffer for the sins of the one. Bene, più o meno. E ora c'è un sacco di roba da fare, però finito il ciclo si è fatto veramente tardi. Si è fatto veramente tardi. E per una live, per me, però. Chiudo qui. Allora, ci sono un sacco di robe. Sì, ci sono un sacco di cose ancora da fare. Un po' di salvataggi. Chiudo qui.
Chiudo qui, grazie per chi ha seguito il live, grazie per chi ha seguito in differita. Domani vorrei giocare, però non so se riesco alle 9, magari inizio un po' più tardi, un'oretta dopo. Però vorrei continuare per finirlo entro la data di scadenza quando se ne andrà dal pass, che penso sia il 31 ottobre. Dovrei farcela, però comunque meglio se mi do una mossa. Il gioco mi sta piacendo molto, questa sezione non era proprio ideale secondo me, perché aveva delle soluzioni di design un po' spicciole e soprattutto un po' tirata per le lunghe come idea. Mi piace l'idea che ci sia un arco che permette di modificare il design, saltare. È uno strumento interessante che immagino potrà essere utilizzato in modi creativi nell'esplorazione della città normale, quindi senza nemici. Abbiamo già visto delle piante che permettono di farlo, e quindi nuove strade, scoprire nuove cose. Questa idea mi piace, è carina. Per il resto, la parte con i nemici, non lo so, così e così. Però sono molto curioso adesso di scoprire cosa succederà, qual è il segreto dietro tutto questo, perché effettivamente un po' di curiosità te la mette, soprattutto questa parte. Quindi domani vediamo se... non so se finirò, però ci provo. Detto questo, vi auguro buonanotte e alla prossima. Ciao.